corso completo full masterclass di Inkscape per principianti. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex e oggi sono onorato di presentarvi questo corso completo, questa complete overview di questa meraviglia di programma di grafica vettoriale. Condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro browser di riferimento, in questo caso Chrome, sulla pagina inkscape.org. Allora, piccola premessa ragazzi, questo è un vero e proprio corso completo. Se siete principianti, se siete alle prime armi o se non avete mai visto niente riguardo questo programma, questo è veramente un corso completo che vi farà fare un notevole passo in avanti. Sarete alla fine di questo corso in grado di utilizzare al meglio, o almeno a livello medio base, questo fantastico programma. Sapete bene che all'interno del mio canale c'è una completa playlist dedicata a Inkscape con circa 43-44 video con il quale voi potrete poi approfondire in maniera direi molto importante questo fantastico programma. È un programma di grafica vettoriale Inkscape che si differenzia da GIMP ad esempio, che è un altro programma che io tratto all'interno del mio canale con una playlist con più di 180 video, quindi veramente c'è di che sbizzarrirsi. GIMP è un programma di grafica raster, Inkscape è un programma di grafica vettoriale, questo a livello generale. Quindi Inkscape tratta più a livello artistico, più la modifica delle immagini, più il photo editing, il fotoritocco, mentre Inkscape riguarda più un disegno tecnico, permette di creare ad esempio loghi, ad esempio locandine o comunque delle immagini che sono formate fondamentalmente da vettori, no? Quindi grafica vettoriale, quindi da poligoni, da formule matematiche. Permette di avere delle immagini che, ampliando la loro dimensione all'infinito o riducendole notevolmente di dimensioni, non perderanno mai di qualità, proprio perché non sono create da pixel ma sono create da poligoni, cioè da formule matematiche, cosa che invece nelle immagini raster, quindi elaborate da programmi tipo GIMP, sono formate da pixel, quindi immagini formate da tanti piccoli pixel che chiaramente se le andiamo ad ingrandire si sgraneranno, ok? Quindi farà l'effetto spixelamento. Quindi programma meno artistico ma più tecnico e ci permette di fare veramente dei lavori incredibili. Quindi io cosa vi consiglio? Vi consiglio ovviamente, se siete intenzionati ad essere dei content creator sia online che offline, vi consiglio chiaramente di imparare entrambi questi programmi all'interno del mio canale. Potete farlo in maniera molto semplice e immediata. Tra l'altro sapete che ho anche delle playlist riguardanti dei programmi video, principalmente Shotcut e l'ultima nostra playlist riguardante DaVinci Resolve, tutti capolavori di programmi gratuiti. Allora siamo, come abbiamo detto, su inkscape.org, siamo arrivati all'ultima versione. Se andiamo qui in download la potete scaricare, la current stable version 1.4. Entrate dentro nella pagina di download e avete questa pagina dove andate a scaricare il pacchetto ovviamente di installazione di Windows. Io ovviamente utilizzo Windows. Una volta installato vi troverete questa prima schermata di benvenuto. Se non vedete questa schermata di benvenuto quando siete all'interno di Inkscape, questa è la prima, ovviamente l'immagine della Canva iniziale, andate su modifica preferenze e qui sulle preferenze scrivete benvenuto e vedete che qui vi viene scritto mostra la finestra di benvenuto. Vi conviene lasciarla sempre attivata, ok? Torniamo alla nostra schermata di benvenuto, quindi chiudo Inkscape e lo riapro. Eccolo qua e siamo alla nostra schermata di benvenuto quando apriamo il nostro Inkscape per la prima volta. Abbiamo le impostazioni rapide, nella tab delle impostazioni rapide abbiamo la tela che può essere ovviamente cambiata. Qui abbiamo il valore predefinito, ma possiamo fare una tela di colore scuro, una scacchiera scura o bianco, quindi andiamo a selezionare ovviamente quello che più ci piace. Noi lasciamo per le prime volte il predefinito, tanto poi possiamo cambiarla successivamente dentro il programma. La tastiera ovviamente lasceremo Inkscape Default, ok, che è quella ovviamente classica, ma possiamo eventualmente andare a modificare anche il tipo di tastiera, quindi possiamo utilizzare l'Adobe Illustrator ad esempio o il Corel Draw. Noi lasciamo Inkscape Default e abbiamo l'aspetto delle icone, possiamo quindi stabilire fondamentalmente parti del tema, quindi colorate, scala di grigi e qui avete la preview, vedete, il compatto, quindi vedete le immagini più stilizzate, Inkscape classico, vedete, io lascio per il momento colorato, va benissimo, e qui potete avere il chiaro, il tema chiaro o tema scuro, lasciamo momentaneamente sul chiaro.
Supportato da voi questo tab, ovviamente come qui potete imparare come contribuire ovviamente con il tempo o finanziariamente al progetto Inkscape, come vi dicevo, e nel tab disegna abbiamo dei modelli preimpostati, quindi abbiamo i file recenti, abbiamo delle impostazioni sulla stampa, quindi o A4 verticale, A4 orizzontale e via discorrendo. Abbiamo dei template per quanto riguarda i video, per quanto riguarda i social, quindi ad esempio delle immagini di Facebook, eccetera. Abbiamo il creaforme, quindi dei modelli per il creaforme. Il creaforme lo vedremo dopo, è uno strumento molto potente di Inkscape, quindi qui abbiamo già dei modelli preimpostati che tramite lo strumento creaforme possiamo andare a modificare e a renderle più simili a quello che noi vogliamo ovviamente avere come progetto, e personalizzato abbiamo dei modelli che noi possiamo salvare e ce li ritroveremo qua. Bene. Clicchiamo quindi su un nuovo documento. Qui possiamo ovviamente spuntare o non spuntare il mostra ad ogni avvio. Se lo lasciamo spuntato, ad ogni avvio di Inkscape avremo la nostra pagina di benvenuto. Io vi consiglio sempre di lasciarlo. Nuovo documento. Col nuovo documento abbiamo la nostra pagina di avvio di Inkscape, che è esattamente questa. Per la prima volta, quando la vedrete, dopo la pagina di benvenuto, vi troverete questa schermata. L'interfaccia di Inkscape. Questa parte centrale è ovviamente la Canva, la tela, ok? Quindi dove noi andremo a disegnare, dove andremo a lavorare. Abbiamo un foglio di riferimento, vedete, questo è un foglio A4 che noi possiamo ovviamente cambiare come dimensione, e questo ci permetterà di avere un riferimento su cosa noi andremo a stampare, ok? Quindi se vogliamo che i nostri disegni stiano all'interno di una pagina 4, questo è il nostro riferimento, dovremo farli stare ovviamente qua dentro, nulla ci toglie di andare a mettere degli oggetti fuori dalla nostra tela, ok? Noi possiamo andare a cambiare questa tela, questo nostro documento di riferimento, andando su File e andando su Proprietà del documento. Andando su Proprietà del documento, vedete, avete la nostra visualizzazione della nostra Canva. Lo metto qui così vediamo i cambiamenti. Abbiamo il nostro formato. Vedete, al posto della 4 potete andare ovviamente a cambiare quindi la dimensione della tela stessa. Andiamo ad esempio su ISO A, che sono i nostri più comuni formati. Andiamo ad esempio su una 5, selezioniamo, vedete che si è ridotta la nostra tela. Vogliamo andare su un ad esempio A6, vedete che si è ridotto ancora la nostra tela. Vogliamo andare su ad esempio su una 3, che ovviamente è più grande, eccolo qua, vedete che dalla 4 si è trasformato in una 3. Torniamo momentaneamente ovviamente al nostro classico A4 21x29, possiamo andare chiaramente anche a customizzare, vedete, possiamo andare a modificare. Qui vedete, possiamo andare a modificare le dimensioni, quindi fare una sorta di personalizzazione, vedete, viene in automatico. Andiamo di nuovo a mettere il nostro A4, perfetto, e possiamo ovviamente stabilire la nostro orientamento, quindi vedete orizzontale o verticale, in questo caso è orizzontale ma torniamo sul verticale. Possiamo modificare la nostra scala, possiamo cambiare l'unità di misura, vedete che in questo caso di default lui ha i millimetri, lo vedete qui nei righelli, sono espressi in millimetri, ma niente ci vieta di andare a cambiare ad esempio in centimetri, vedete 2 cm, 4 cm, o andare a cambiare addirittura in pixel a seconda delle nostre esigenze. Lasciamo momentaneamente lasciamo su centimetri perché a me piace il centimetro, vedete da 0 a 21, vedete 21x27, quindi abbiamo il nostro formato A4 perfettamente corrispondente. Abbiamo la nostra pagina, vedete, in cui poi noi possiamo andare a cambiare eventualmente il colore, quindi a cambiare la nostra tipologia di colorazione della nostra Canva, se vogliamo una Canva magari che possa risaltare su un determinato contenuto. Adesso riportiamo sul bianco, possiamo andare a cambiare ovviamente i bordi, vedete, della nostra Canva, quindi possiamo fare più o meno scuro, più o meno colorato, vedete? Quindi potete fare anche delle variazioni di questo genere. Lasciamolo su questo violetto e potete andare anche a cambiare il colore, vedete, della parte esterna alla Canva, quindi potete andare a fare ad esempio una modalità di cambiamento del nostro sfondo attraverso, vedete, la HSL, cioè la Hue Saturation e Luminosity, quindi tramite la tonalità, la saturazione e la luminosità. Okay?
Ecco, mettiamo ad esempio una sfondo di questo tipo. Bene, fatto questo, noi possiamo andare, ovviamente vedete qui vi fa vedere il bordo, quindi potete visualizzare o non visualizzare il bordo, potete visualizzare o non visualizzare una scacchiera, potete sempre fare numerose impostazioni e quindi avete tutte le impostazioni per stabilire la vostra canva e il vostro sfondo all'interno qui della proprietà del documento. Questi altri tab li vedremo man mano durante il corso, man mano che toccheremo quegli argomenti. Bene, continuiamo la nostra interfaccia di Inkscape. Abbiamo sulla parte sinistra una delle parti principali del nostro programma, cioè dove andremo principalmente a lavorare, che è quella della barra degli strumenti. Vedete, questi sono tutti strumenti che voi potete andare a utilizzare per creare forme, per disegnare in Inkscape. Potete, vedete, con questo tasto andare a modificare la loro visualizzazione. Ok, sapete che il tema delle icone l'abbiamo stabilito prima nella pagina di benvenuto. Quindi avete ad esempio questo che è quello strumento di selezione, questo è lo strumento nodo, questo è lo strumento crea forme e via discorrendo. Vedete il rettangolo, ellisse, le vedremo pian piano tutte, quindi non vi preoccupate. Sulla pagina invece, cioè sulla parte alta della pagina, abbiamo sia il menu ovviamente, con il quale abbiamo tutte le voci, con le quali noi andiamo a comandare il nostro programma di grafica vettoriale, e qui vedete qui nella parte più bassa abbiamo la barra delle regolazioni, le regolazioni ovviamente inerenti allo strumento. Quindi se noi abbiamo ad esempio, selezioniamo lo strumento rettangolo, avremo delle impostazioni riguardanti il rettangolo. Se clicchiamo su cerchio abbiamo delle impostazioni riguardanti sempre lo strumento che abbiamo selezionato, quindi barra delle impostazioni relative alla barra degli strumenti. Sulla parte destra abbiamo invece la barra dei comandi. Ok, vedete qui abbiamo quindi un nuovo documento, qui abbiamo apre documento, i classici comandi di qualsiasi programma direi, quindi salva, stampa, esporta, importa, eccetera eccetera, lo vedremo. Qui abbiamo una freccia con altre tipologie di comandi. Nella parte bassa, molto importante, abbiamo la color palette, cioè la barra dei colori, ok, barra dei colori con il quale noi andiamo a stabilire colore di riempimento del nostro disegno, della nostra forma, il colore di contorno del nostro disegno, della nostra forma, e ovviamente andremo a stabilirli qua, e abbiamo qui, se clicchiamo vedete su queste frecce, abbiamo diverse tonalità di colore, quindi possiamo stabilire diverse tipologie, e se clicchiamo su questo tasto abbiamo vedete diversi palette di colore. Ok, ad esempio noi siamo qui sull'Inkscape default, quindi la palette di default di Inkscape, ma niente ci toglie di andare a selezionare un gold, e allora avremo una palette relativa al gold, oppure un Android Icon Palette. Vedete, avete questa palette più basilare. Ok, lasciamo l'Inkscape default, che mi sembra assolutamente valida, e qui in basso avete ovviamente quando voi andate a cliccare su ad esempio prendete una forma, quando voi andate a cliccare qui ovviamente andate a cambiare, vedete il colore di riempimento, e se cliccate con Shift e un colore andate a cambiare il colore del contorno. Vedete, quindi se cliccate su un colore cambiate il colore del riempimento della vostra forma, del vostro disegno. Se cliccate con Shift, quindi maiuscolo, e un altro colore, andate a cambiare il colore del contorno dell'immagine stessa. Lo vedete così, ecco, magari così lo vedete meglio, vedete, andate a cambiare il colore del contorno. Vi ho fatto vedere questo perché noi possiamo spostarci ovviamente con la nostra, nella nostra tela, adesso togliamo questa forma, noi ci possiamo spostare all'interno della nostra Canva in diverse maniere. Ci possiamo spostare con la rotellina del mouse in su e in giù, vedete, possiamo fare con CTRL uno zoom e la rotellina del mouse, quindi zoom in, zoom out, come in qualsiasi programma, anche in GIMP funziona alla stessa maniera, e possiamo, tenendo spinto la rotellina del mouse, spostarci velocemente. Vedete, possiamo spostare la tela nello spazio direttamente tenendo spinto la rotellina del mouse, quindi veramente in maniera molto molto comoda. Qui in basso, sotto la color palette, abbiamo la barra delle informazioni che ci dice ovviamente i livelli, su quale livello siamo, impostare la visibilità del livello attuale o bloccarlo o sbloccarlo, e ci dice, vedete, ci dà la barra delle informazioni relative a quello che stiamo facendo. Quindi in questo caso non abbiamo nessun oggetto selezionato, ma per esempio se prendiamo sempre un nostro, ad esempio, rettangolo,
vedete, noi lo andiamo a selezionare, vedete qui sotto ci dice rettangolo in livello 1, clicca nuovamente la selezione per alternare le maniglie di ridimensionamento o rotazione, ok? Quindi ci dà delle informazioni relative alla forma che noi abbiamo selezionato. Togliamo con cancel la nostra forma, abbiamo imparato quindi come impostare la Canva, cioè come impostare il documento all'interno di Inkscape, e abbiamo imparato l'interfaccia, cioè come si legge l'interfaccia di questo fantastico programma. Molto bene, iniziamo quindi a trattare le forme. Abbiamo tre strumenti fondamentali per quanto riguarda la gestione delle forme, che sono questi tre: strumento rettangolo, strumento ellisse arco o strumento stella poligono. Andiamo a prendere il nostro strumento, quindi lo prendiamo, lo selezioniamo, ci clicchiamo sopra, facciamo uno zoom sulla nostra tela e andiamo a disegnare il nostro primo rettangolo, ok? Eccolo qui, magari andiamo a cambiare il colore di riempimento e lo andiamo a fare di un bel rosso, vedete? Quindi ho cliccato semplicemente sul rosso, siamo andati a cambiare il colore di riempimento. Possiamo cambiare, come dicevo, il colore del contorno, ok? Cliccando su Shift maiuscolo e cliccando sul colore che vogliamo, in questo caso il nero, e infatti vedete, se faccio uno zoom abbiamo il contorno nero. Poi vi farò vedere come cambiare anche l'intensità di questo contorno. Vedete che abbiamo tre maniglie, ok? Abbiamo queste tre maniglie, da quale noi possiamo andare a ridimensionare, vedete, sia per quanto riguarda la larghezza che l'altezza. Quindi abbiamo le nostre maniglie, possiamo andare a fare a nostro piacimento una modifica, e abbiamo questa invece quest'altro tipo di maniglia tonda, vedete che se io vado a cliccare e a trascinare, vedete che io vado a arrotondare quelli che sono i miei angoli, ok? Vado proprio ad arrotondare gli angoli, quindi vado proprio a rendere, vedete, da un quadrato ad un cerchio direttamente con questa maniglia. Torniamo al nostro rettangolo iniziale, bene, e andiamo sul nostro strumento, vedete, di seleziona, e vedete che appaiono queste maniglie direttamente, nella quale noi possiamo andare a fare delle ulteriori modifiche. Vedete, andiamo a modificare mantenendo la nostra maniglia ovviamente premuta, possiamo andare a fare di nuovo delle modifiche alla nostra forma, possiamo andare a modificare solamente l'altezza, vedete, con queste maniglie, o solamente la larghezza con queste laterali. Se clicco nuovamente sopra mi appaiono delle maniglie invece di rotazione, vedete, e mi appaiono delle maniglie invece in questo caso di inclinazione, vedete? Quindi direttamente posso andare a fare tutte le modifiche del caso cliccando su queste maniglie, e andando a fare una rotazione io vado a ruotare in questo caso relativamente al centro, vedete il mio centro di rotazione qua, ma nulla mi vieta di andare a prendere il mio più, vedete che il mio angolo di rotazione lo vado a mettere qui, e andando a ruotare io vado a ruotare, vedete, secondo rispettivamente a questo angolo di rotazione che ho segnato. Per riportare al centro il mio angolo di rotazione, Shift, vedete, clicco su Shift direttamente sul mio punto sul mio angolo di rotazione, lui direttamente mi tornerà al centro della mia forma per andare a fare la mia rotazione lungo il centro. Molto bene, riporto un po' una forma più rettangolare classica, eccola qui. Allora, cliccando direttamente qui sul mio, vedete, riempimento e contorno, abbiamo i due colori di riempimento e contorno, vado ad esempio a cliccare su contorno, mi si apre in automatico la finestra, vedete, di dialogo, una finestra che non avevamo ancora visto, si apre con delle opzioni ulteriori rispetto a quelle dello strumento che sono qua. Quindi qui posso andare ovviamente a regolare la dimensione della mia finestra di dialogo, e in questo caso abbiamo, vedete, tre tab: riempimento, colore contorno e stile contorno. Quindi il riempimento io posso andare ovviamente a modificare direttamente con più opzioni, vedete, quindi vado a modificare anche la saturazione, oltre alla tonalità, Hue, Saturation, Luminance, vado a cambiare oltre alla tonalità anche la saturazione più o meno e la luminosità, e anche l'alfa, vedete, quindi vado a modificare da completa opacità a completa trasparenza. Molto bene, chiaramente qui poi ho altri pulsanti che vi farò vedere dopo nel dettaglio. Abbiamo il colore contorno che vi dicevo, quindi possiamo andare a modificare ovviamente la mia colorazione del contorno stesso, vedete, ad esempio vado qui, lo rendo verde, ad esempio più o meno verde, posso andare a modificare lo stile contorno, vedete, andando magari a dargli più contorno così si vede di più, e vado a dargli ad esempio in questo caso un rosso, ok, un rosso bello intenso con una bella opacità, molto molto bene, vedete, lo vediamo così nel dettaglio. Io posso andare a fare tutte le modifiche che voglio direttamente in questa schermata di riempimento e contorni. La chiudo momentaneamente, faccio uno zoom out. Fatto questo, non vi ho detto che per quanto riguarda sempre tutti gli strumenti, quindi anche la nostra, sia il nostro rettangolo ma anche il nostro cerchio e il nostro poligono stella, posso andare
tenendo premuto Shift, quindi maiuscolo, io posso andare a creare, vedete, dal centro, creo la progressione della mia forma direttamente partendo dal centro, vedete, quindi direttamente abbiamo il punto di riferimento centrale, ok? Disegniamo attorno al punto iniziale. Bene, fatto questo andiamo a vedere il nostro cerchio, quindi clicchiamo sul cerchio e andiamo a creare un nostro cerchio. Anche in questo caso, ovviamente, cliccando su CTRL noi avremo delle dimensioni progressive per gradi, quindi vedete se voglio andare a creare un cerchio perfetto tengo premuto CTRL e vedete che me la va a creare direttamente con un cerchio perfetto. Adesso la prendo e la sposto più giù, qua, ok? E se invece tengo premuto Shift mi va a creare sempre partendo dal punto centrale, vedete che mi va in progressione, mi va a disegnare intorno al punto centrale. Faccio un CTRL Z e annullo. Bene, fatto questo, ovviamente se io vado sul mio strumento di strumento arco, ovviamente vedete che in questo caso abbiamo anche qui due maniglie, una per l'altezza, una per la larghezza, vedete, e in questo caso non avremo, non essendoci angoli, non avremo l'arrotondamento degli angoli, ma avremo, vedete, questa maniglia che ci permette di creare delle sorte di Pac-Man, vedete, quindi delle torte praticamente tagliate, oppure anche vedete, proprio dei cerchi tagliati, ok? Quindi con degli angoli. Quindi possiamo andare a fare delle modifiche alla nostra torta, ok, al nostro cerchio. Bene, riporto alla posizione iniziale e vedete che qua in alto noi abbiamo chiaramente tutte le modifiche che abbiamo fatto con le maniglie, lo possiamo fare direttamente con i nostri cursori qui nella barra delle regolazioni dei nostri strumenti come abbiamo visto. Possiamo andare a fare anche in questo caso, vedete, l'inizio e la fine del nostro taglio torta. E anche in questo caso abbiamo le nostre, vedete, queste tre forme che ci dice come noi possiamo andare a modificare la nostra forma direttamente con un clic. Quindi ad esempio se io ho questa forma qui, andando qui mi creerà la mia sezione, ok, la mia sezione quindi forma chiusa con due raggi. Se io vado qua mi creerà la trasforma in arco, quindi una forma aperta con il nostro cerchio spezzato, oppure trasforma in corda nella quale lui mi va a chiudere. Vedete che mi è andato a chiudere questi due vertici, vedete, queste due estremità me le è andata a chiudere, invece in questo caso vedete qua che rimane aperta, rimane la mia forma aperta. Molto molto bene. E invece cliccando su questo tornerà ad essere il nostro cerchio completamente completo, quindi abbiamo visto tutte le regolazioni principali della nostra forma. Bene, gli vado a dare un colore giallo, la vado a prendere, la vado a rimpicciolire e me la vado a mettere direttamente qua. Chiaramente anche in questo caso noi possiamo andare a dargli un colore di riempimento e con Shift, tenuto premuto Shift, noi possiamo andare a dargli un colore di, vedete, di contorno. Molto bene, andiamo a vedere l'ultimo tasto, l'ultimo strumento, che è quella di stella poligono, nella quale io vado a disegnare appunto un mio poligono. Perché me l'ha fatta di 6 vertici? Perché qui ho segnato 6 vertici, posso andare ovviamente a ridurre, fare fino al triangolo, vedete chiaramente mi servono almeno 3 vertici, posso andare a fare anche 8 ad esempio, un ottagono, e posso andare a decidere, faccio uno zoom, posso andare a decidere il mio arrotondamento, vedete, arrotondamento dei miei vertici, ok? E posso andare anche a metterli in ordine casuale, quindi posso andare a fare tutte le forme che preferisco, chiaramente andando dopo a modificare tramite le mie solite maniglie tutte le possibili regolazioni del caso. Torno indietro e torno ai miei vertici a 0 e posso andare in questo caso anche, sempre con le mie maniglie di selezione, andare a fare tutte le modifiche del caso. Con CTRL io posso andare, vedete, per gradi, vedete, posso fare progressivamente, mantengo inalterate, diciamo, le proporzioni. Anche in questo caso gli do ad esempio un colore avendo selezionato la mia forma, un colore di rosso di riempimento e va bene il nero per quanto riguarda il colore di contorno. Bene, come si configurano, faccio uno zoom out, come si configurano queste tre forme insieme? Se io le vado a prendere, le vado a mettere una sopra l'altra, vedete, boom, cosa vedo che praticamente la forma che è sopra a tutte le altre per il concetto dei livelli, no? Nei programmi di foto editing o di fotoritocco, il livello soprastante è questo, vedete, dell'ultima forma che abbiamo creato. Quindi di default lui ci mette sopra, quindi quelle più visibili, le ultime forme che abbiamo creato.
Dopo c'è questa ovviamente del cerchio e poi c'è quella del quadrato che è sotto a tutti. Ma se io volessi portare sopra, quindi un livello sopra, no? Quindi a metà tra questa forma dei poligoni e quella del cerchio, come potrei fare? Vado direttamente ad agire sulla mia barra di regolazione e vado, vedete, alza la selezione di un posto nell'ordine. Boom, vedete che l'ho portata su. E ancora posso portarla sopra a tutti, vedete? Se io voglio portare sopra il cerchio, che adesso è sotto tutto, posso andare direttamente con questo tasto, sposta la selezione in cima, boom, vedete, me l'ha portata su di 2 posti, proprio in cima alla pila, la riporto giù direttamente con questo. Quindi con questi tasti posso andare a modificare l'ordine di apparizione, l'ordine del livello, ok, nella quale è la nostra forma. Se io prendo la nostra seleziono la nostra forma del rettangolo, io ho tutte queste regolazioni, vedete che su cui posso andare a giocare ruota di 90 gradi in senso orario o antiorario e con questi tasti posso andarla a riflettere orizzontalmente o verticalmente. Magari prendiamo questa che si vede di più, eccolo qui, vedete che sono andato a rifletterla orizzontalmente e verticalmente. Qui, come abbiamo visto, posso andare a spostarla all'interno della nostra canva, vedete, direttamente, invece che andare a spostare direttamente agendo sulle maniglie o sulla forma stessa, posso andare qua, posso andare a spostare la mia larghezza, la mia altezza e posso andare anche a chiudere, quindi a rendere, vedete, se io vado sopra, se bloccato cambia l'altezza e la larghezza nella stessa proporzione, quindi vado in questo caso se aumento l'altezza mi va a aumentare anche la larghezza, quindi blocco le proporzioni con questo lucchetto, ora lo sblocco. Questa logica dei livelli possiamo andare tranquillamente anche qui, vedete, a visualizzarla nel nostro menu livello, livelli e oggetti. Si aprirà in automatico la nostra finestra di dialogo, okay, che abbiamo già visto prima. Vedete, abbiamo il rettangolo, poi sotto abbiamo il nostro path 2, path 3, che è quello creato ovviamente per terzo, che è il nostro poligono, e il cerchio alla fine. Noi possiamo andare ovviamente a modificare direttamente l'ordine, per esempio prendiamo il cerchio, lo portiamo, vedete, con questo tasto al livello sopra e ancora al livello successivo. Quindi vedete che il nostro cerchio adesso è in cima alla nostra lista. Possiamo anche prendere, vedete, riportare giù, boom, andrà direttamente di sotto nella parte più bassa della nostra pila di livelli. Qui possiamo ovviamente poi cancellare ovviamente un livello, faccio un CTRL Z, con CTRL Z ovviamente annullo sempre l'ultima operazione fatta e con questo posso andare a impostazione finestra livelli, mostra solo livelli o espandi per visualizzare la selezione, quindi ok, posso andare a fare delle modifiche alla nostra impostazione. Ad esempio prendo il nostro il nostro rettangolo, che è il nostro primo livello, ok, qui vedete posso andare a fare delle modifiche sia sulla nostra opacità, vedete, posso andare a cambiare la nostra modalità di fusione del colore con il livello sottostante, ma questo lo vedremo dopo. In una finestra apposita posso andare a togliere ovviamente la visibilità del nostro o intero livello. In realtà, ragazzi, il livello è uno solo e all'interno del livello ci sono queste 3 forme una sopra l'altra, perché io potrei creare un secondo livello, vedete, livello 2, e andare a mettere ad esempio un nuovo, ad esempio, cerchio. Lo vado a prendere, lo vado a fare di rosa, ad esempio, quindi prendo qui e lo vado a fare di rosa e lo vado a mettere direttamente qui. Sarà ovviamente sopra, quindi questo sarà un livello a sé stante con solo il mio path 5, cioè il mio cerchio, e sotto avremo un secondo livello con all'interno le 3 forme. Io posso andare a prendere il mio livello e portarlo al di sotto di tutto, vedete adesso è sotto tutto, o posso andare a prendere la mia forma, ad esempio, e andarla a mettere direttamente all'interno del livello 1, vedete, e sarà in questo caso sotto, vedete, sarà la terza forma, quindi se io la porto su e la porto ancora su, sarà sopra a tutto. Quindi posso andare a giocare con le mie forme all'interno dei livelli e con i livelli stessi. In questo caso il livello 2 sarà vuoto, lo vado tranquillamente a eliminare con questo tasto e io posso andare, come vi dicevo, qui a rendere visibile o non visibile la mia forma, il mio livello completo, che in questo caso avrà 4 forme all'interno, e se blocchiamo, vedete, con questo lucchetto la nostra forma, io non sarò più in grado di, vedete, selezionarla o spostarla. Vedete che clicco sopra ma non me la dà, quindi vado adesso a sbloccarla di nuovo e vedete che posso andare tranquillamente a selezionarla e spostarla. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, chiudo intanto la finestra di dialogo dei livelli ed oggetti, io posso andare tutte queste 4 forme che ho, posso andare, adesso le sposto un po' così vi faccio vedere bene, vi faccio vedere una sopra l'altra così, perfetto.
io posso andare a renderle un unico, se voglio fare delle modifiche che mi vadano a modificare appunto tutte queste forme insieme, posso andare a creare un gruppo con queste forme all'interno del primo livello. Quindi tengo spinto il nostro cursore, vedete sono sempre nello strumento selezione, e vado a selezionarle tutte, vedete che le ho tutte insieme, quindi in questo caso io posso andare a, vedete, fare delle modifiche a tutti gli oggetti selezionati e posso addirittura fare anche un group, cioè cliccando o CTRL G, vedete che io vado a rendere un unico gruppo, quindi non ho più la selezione per singole forme, ma ho una forma unica creata dalle varie forme. Quindi posso andare quindi a fare tutte le modifiche del caso direttamente, vedete, alla forma intera formata dalle varie forme. Quindi rotazione, cambiare altezza, larghezza e anche inclinazione, quindi tutto. Faccio adesso uno CTRL Z per ritornare all'impostazione iniziale. Per ovviamente togliere questo mio gruppo, sempre seleziono tutto e faccio un tasto destro, dividi. Lui, vedete, mi ritorna alle forme singole che prima formavano il mio gruppo. Bene, riprendiamo il nostro strumento di selezione e andiamo un attimo a spostare a caso queste forme. Perché faccio così? Perché vogliamo andare a vedere come allineare o distribuire queste forme. Mettiamo il caso che noi volessimo distribuirle o allinearle in una determinata maniera. Come possiamo fare? C'è uno strumento apposta, anzi ci sono delle funzioni apposta e si va esattamente qua in oggetto e vedete che in basso c'è allinea e distribuisci. Se noi lo clicchiamo si apre la nostra solita finestra di dialogo sulla destra e vedete che c'è tutte queste opzioni che noi possiamo tranquillamente andare a modificare e abbiamo un'ancora, diciamo, vedete, relativo a e quindi sarà il nostro punto di riferimento, cioè noi vogliamo allineare o relativamente all'ultimo selezionato o relativamente al primo selezionato o all'oggetto più grande o al più piccolo o alla pagina, sono quelli di solito più utilizzate. Ovviamente l'ancora rimarrà invariata mentre gli altri oggetti andranno ad essere allineati relativamente a questo oggetto. Ad esempio mettiamo ultimo selezionato, quindi io cosa faccio? Prendo il nostro strumento di selezione, prendo questo, poi con Shift, ovviamente, che è la modalità per andare a selezionare più contemporaneamente, vedete, più forme, prendo queste tre ad esempio e voglio fare relativamente all'ultimo selezionato, ok? Voglio andare a allineare, vedete, allinea margine destro. Boom, vedete che io ho allineato il margine destro. Ho allineato questi due oggetti al margine destro dell'ultimo selezionato. Voglio allineare i margini sinistri. Boom, vedete che tutti i margini sinistri sono allineati. Voglio allinearlo, ad esempio, centra sull'asse verticale, vedete che ho centrato esattamente relativamente a questo nostro ultimo oggetto selezionato e posso fare anche, vedete, orizzontalmente e verticalmente, quindi se io clicco su questo e su questo ovviamente avrò centrato sull'asse verticale e sull'asse orizzontale, quindi avranno esattamente lo stesso centro. Andiamo a vedere, ad esempio, allinea margine sinistro degli oggetti al margine destro di riferimento e vedete che infatti tutte e due hanno allineato il nostro margine di riferimento, il nostro margine destro di riferimento. Posso andare a fare ovviamente un seleziona, un distribuisci relativamente alla pagina, quindi se ad esempio relativamente alla pagina io ho questi soliti miei tre oggetti, adesso li voglio così si vede meglio, li voglio posizionare in maniera diversa, quindi li metto qua, lo metto qui e lo metto qua ad esempio. Andiamo a selezionare i nostri tre oggetti con Shift, anzi i nostri quattro oggetti, voglio anche questo, e relativamente alla pagina li voglio, vedete, allineare, ad esempio allinea i margini sinistri. Boom, vedete tutti i margini sinistri sono andati ad essere allineati alla nostra pagina. Vogliamo fare allinea, vedete, sull'asse verticale e sull'asse orizzontale. Boom, li abbiamo centrati tutti e tre esattamente al centro perfetto della pagina. Quindi potete andare a aggiustare ovviamente con tutte le vostre possibilità di allineamento. Possiamo anche distribuirli, distribuzione orizzontale con spaziatura omogenea, vedete. Possiamo andarli ad esempio a distribuzione verticale con spaziatura omogenea dei centri. Abbiamo anche la distribuzione, oltre all'allineamento abbiamo la distribuzione. Andiamo a vedere di cosa si tratta, prendiamo le nostre solite forme, le andiamo tranquillamente a posizionare in posizioni completamente diverse, eccole qua. Andiamo a selezionare tutte, per selezionarle tutte con un unico comando, c'è la shortcut da tastiera CTRL A, vedete che abbiamo selezionato tutto, potevamo selezionare uno con Shift e selezionare tutti gli altri. Andiamo a distribuirli, ad esempio prendiamo questo tasto, distribuzione orizzontale con spaziatura omogenea tra i margini sinistri, vedete?
abbiamo fatto un allineamento di spaziatura omogenea relativamente ai margini sinistri. Vogliamo fare ad esempio una distribuzione orizzontale con spaziatura omogenea degli interstizi, boom, abbiamo fatto varie diverse tipologie di distribuzione a seconda di quello che ovviamente vogliamo fare. Distribuzione verticale con spaziatura omogenea dei centri, vedete, ci sono i centri distribuiti in maniera equidistanti, vedete, quindi abbiamo varie possibilità. Abbiamo poi il riordina ad esempio vi permette di fare alcune altre funzioni, tra cui dispone ordinatamente i connettori di rete selezionati, vedete, quindi ve li distribuisce in maniera uniforme, e con questo ad esempio scambia le posizioni degli oggetti selezionati, ordine di selezione, vi scambia a seconda degli ordini di selezione con cui avete selezionato gli oggetti, scambia le posizioni degli oggetti selezionati, ordine di impilamento, vedete? Quindi veramente molto interessante. Potete giocare con tutte queste possibilità di allineamento e di distribuzione e anche di riordine. Possiamo anche fare ovviamente direttamente sulla Canva la nostra possibilità di allineamento o distribuzione. Lo facciamo con questo tasto Snap aggancio, vedete, se è attivato, se non è attivo lo attivate, prendete il vostro strumento di selezione, andate, vedete, a prenderlo e vedete che mi appaiono queste rette, vedete? Queste rette mi permettono di andare a centrare, vedete, a seconda dei punti di riferimento principali. Quindi ad esempio io andrò, vedete, ad allineare qui nel mio bordo superiore di questo mio quadrato, voglio andare ad allineare nello stesso centro di questo cerchio, posso farlo direttamente così, lo avvicino e vedete lui mi va direttamente ad allineare tranquillamente allo stesso centro. Attivando lo snap, tra l'altro, abbiamo anche la possibilità di andare a proprio fare l'aggancio, no? E lo vediamo direttamente cliccando su questo tasto. Possiamo attivare l'aggancio, per esempio a seconda relativamente ai riquadri o ai nodi, potete ovviamente attivare o disattivare questi tasti. Se io prendo la mia forma, vedete, posso andare, boom, vedete che si aggancia anche in questo caso, prima non lo faceva, si aggancia direttamente anche proprio ai bordi del mio oggetto, vedete, boom, lui si aggancia direttamente, quindi posso andare sia ad agganciare che ad allineare direttamente con queste maniglie, con queste rette. Se clicco su questo tasto e faccio modalità avanzata, posso rendere attivi più punti di aggancio, quindi punti per esempio di metà spigolo, i centri, e quindi posso andare ad esempio a veramente andare ad agganciare su qualsiasi cosa vicino io abbia, quindi veramente diventa un lavoro molto preciso. Poi dipende voi se volete più o meno avere questi agganci, perché molte volte per esempio non si vuole avere l'aggancio ma andare a porre ad una distanza non così definita, cioè non così precisa, ma magari una distanza più particolare, e quindi magari si va con uno zoom e poi si va senza l'aggancio ad andare a spostare la nostra forma. Quindi avete veramente la possibilità di fare tutto, diciamo, in automatico, oppure di andare ovviamente a spostare voi manualmente la forma dove più vi piace. Viste le forme, diamo ora un'occhiata ai tracciati. Se vogliamo disegnare noi delle forme particolari o andare a modificare delle forme particolari, dobbiamo introdurre il concetto di tracciati. Intanto eliminiamo queste forme che ormai abbiamo visto, e i tracciati sono appunto delle forme che noi andiamo a creare attraverso dei nodi. Cosa significa? Abbiamo tre strumenti fondamentali per quanto riguarda la creazione dei tracciati, e sono lo strumento di penna Bézier, strumento penna, lo strumento matita e lo strumento pennino calligrafico. Iniziamo dallo strumento pennino. Lo strumento pennino o penna calligrafica è il terzo di questi tre strumenti. Cosa ci permette di fare? Ci permette di fare, vedete, dei tratti come se fosse una penna calligrafica, vedete, quindi proprio vedete, proprio come un tratto, come se noi stessimo scrivendo con un pennino calligrafico. Questo ovviamente ci permette di fare diverse regolazioni, possiamo andare ovviamente a modificare il nostro tratto, quindi più o meno spesso, possiamo andare a modificare ad esempio il diradamento, mettiamo 0, possiamo mettere un'inerzia maggiore o minore, quindi potete fare tutte queste modifiche, e ad esempio anche la rigidità, mettiamo 0, possiamo andare a modificare vari parametri come il tremolio, gli estremi, eccetera, l'ondulazione, mettiamo ad esempio ondulazione 10, mettiamo giusto così per
giusto così verificare e vedere un po' come funziona. Sono tutti diciamo tracciati questi. Cosa significa tracciato? Come abbiamo detto, sono delle forme modificate tramite nodi. Adesso annullo queste e lascio queste due. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo qui ha un tracciato, e se noi clicchiamo sullo strumento nodo, vedete, andiamo a cliccare su questo, vedete che è formato da questi tanti piccoli nodi, ok, che noi possiamo modificare autonomamente tramite queste maniglie, vedete, possiamo andare a modificare la curvatura, eccetera. Quindi abbiamo veramente la possibilità di, anche scegliendo più nodi, vedete, li teniamo, li selezioniamo tutti, andiamo a modificare il nostro tratto, vedete, quindi andiamo veramente a fare una modifica proprio sulla forma dell'oggetto che abbiamo modificato. Possiamo ovviamente poi andare a modificare il riempimento, possiamo andare a modificare, tenendo spinto con Shift, il nostro tratto, che vi ricordo si può modificare in maniera più approfondita, dopo lo vedremo, con oggetti, riempimento e contorni. Si aprirà qui ovviamente nelle nostre finestre di dialogo tutte le nostre opzioni. Chiudiamo questa finestra e chiudiamo anche la linea distribuisci che c'era da prima. Facciamo un CTRL Z e andiamo ad eliminare queste due forme, perché andiamo a vedere in realtà quella superiore, cioè quella quella della matita, strumento matita. Se noi andiamo a prendere lo strumento matita, questo ci permette invece di fare sempre un tracciato, ma tenendo spinto, vedete, ci fa disegnare a mano libera, vedete? Quindi ci fa disegnare proprio una forma a mo' di disegno. È molto utile questo, ad esempio, se avete un pennino o una tavoletta grafica. Chiaramente lui ci fa riempimento, ma possiamo non con questa X non avere riempimento, avere solamente il tratto, che con Shift andiamo a modificare ovviamente di colore come vogliamo. Noi, se clicchiamo ovviamente sui nodi, vedete, sullo strumento nodi, avremo sempre le nostre maniglie di Bezier che possiamo aumentare, diminuire, possiamo andare a regolare come più ci piace, anche selezionando più nodi come abbiamo visto. Questi li vediamo successivamente nella nostra penna di Bezier. Facciamo un cancel e togliamo questo nostro tracciato e andiamo invece a vedere quello che è lo strumento principe per quanto riguarda i tracciati, che è la penna di Bezier, lo strumento penna. Questo ci permette di creare, vedete, dei veri e propri segmenti, vedete, se tengo spinto e rilascio, e di andare per esempio a contornare una determinata immagine, un determinato elemento, e posso terminare il tracciato o andando a cliccare vedete, sul punto iniziale, quindi ci chiuderà il tracciato, o faccio un CTRL Z e annullo, oppure cliccando senza collegare, clicco il tasto destro o invio e mi creerà, vedete, un tracciato aperto che io posso comunque riempire, vedete, lui mi riempirà ovviamente il segmento, anche se non c'è, mi riempirà comunque di colore, e posso chiaramente lasciare solamente il mio contorno, ok, che posso andare a cambiare, come vi dicevo, sempre di colore. E sempre posso andare con il nostro strumento nodi, vedete, vado a indicare quelli che sono i nostri nodi per poi andarli a modificare. Posso anche andare a modificare ovviamente il segmento centrale, vedete, tra due nodi, e andare con le mie penne con le mie maniglie di Bezier posso andare tranquillamente a modificare. Io posso fare anche un tracciato di questo genere. Se non spingo e rilascio, ma faccio un lavoro di questo genere con la penna di Bezier, vedete, tengo spinto su un nodo, vedete, faccio direttamente la mia curva, vedete? Quindi invece che spingere e rilasciare, tengo spinto e attivo le maniglie di Bezier, in maniera tale che io posso andare a fare il mio tracciato, e posso anche con Shift posso tranquillamente, vedete, bloccare il nodo e fare degli angoli acuti, ok? Quindi fare delle modifiche di questo genere. E se clicco su CTRL, lui, vedete, si muove di 15 gradi, vedete, quindi posso fare delle angolature dei vertici di 15 gradi in 15 gradi. Quindi posso andare a fare tranquillamente tutto il mio tracciato, e poi clicco sul tasto destro per andare a terminare il mio tracciato. Se voglio chiuderlo, una volta che io l'ho lasciato aperto, clicco sul mio nodo e poi vado a concludere chiudendo e andando al nodo iniziale. Molto bene, io cosa posso fare con i miei nodi? Posso andare ad agire con tutti questi tasti, ok, per andare a modificare quelli che sono i miei nodi. Infatti siamo nelle regolazioni dello strumento nodo. Io posso ad esempio andare, vedete, questo ad esempio inserisce dei nuovi nodi nel segmento selezionato.
voglio inserire un nuovo nodo qua, seleziono i miei due nodi e qui vado a cliccare su questo. Vedete che mi ha creato un nuovo nodo intermedio. Io posso andare ovviamente anche a fare un doppio clic e vedete che lui mi ha inserito il mio nodo. Posso andare in questo caso a eliminare i nodi selezionati, quindi posso fare, seleziono questi due, clicco qua, mi eliminerà i nodi, ma posso fare anche selezionando cancel. Posso andare a unire i nodi selezionati, quindi posso andare ad esempio ad unire questi due nodi, anzi questi questi due nodi li vado ad unire e vedete boom che mi ha creato ovviamente un unico nodo e mi ha creato di conseguenza la curva relativa che posso andare sempre con le maniglie a modificare. Posso andare a, in questo caso, separare il percorso nel nodo selezionato, quindi io posso andare ad esempio a selezionare questo nodo e clicco su questo tasto qui. Lui cosa mi ha fatto? Mi è andato a separare, vedete, il mio tracciato. Quindi direttamente posso andare a fare anche dei tracciati spezzati. Se clicco questo nodo invece unisce i nodi finali selezionati con un unico segmento, quindi selezionerò questi due e posso andare a fare così e lui mi creerà il segmento di conseguenza che io posso tranquillamente modificare. Posso andare a fare anche un cancella il segmento tra due nodi non terminali, quindi cosa vuol dire? Vado a selezionare questi e vado a cancellare, quindi vado a tagliare, vado a togliere il segmento ovviamente in mezzo. Questo invece è sulla natura dei nodi, rende angolari i nodi selezionati, quindi se io ad esempio clicco questi due nodi e clicco qua, boom, lui mi creerà dei nodi angolari, vedete che sono fatti a rombo, vedete? Quindi mi ha creato dei nodi di tipo angolare, quindi vedete posso andare a creare i miei angoli. Se io vado a selezionare questo nodo e vado invece qua, lui mi creerà un rendi curvilini i nodi selezionati, che mi andrà a rendere curvi tipo questo nodo qui ad esempio, vedete che lui me lo renderà curvo, boom, vedete? E quindi posso andare poi con le mie maniglie a renderlo più o meno curvo ancora. Questo invece rende simmetrici i nodi selezionati, quindi se io voglio ad esempio selezionare questi due nodi, li voglio rendere simmetrici, boom, vedete che lui mi fa una curvatura, vedete le maniglie che sono esattamente equidistanti, sono delle curvature molto smooth, cioè molto smussate. Con questo invece rende automaticamente curvilini i nodi selezionati. Quindi vedete io posso selezionare questo, boom, e lui mi renderà curvo, vedete, il nodo selezionato. Quindi abbiamo tutte delle modifiche direttamente nei nodi. Con questo aggiungo degli angoli, aggiungi l'effetto su tracciato angoli a tracciato. Quindi ad esempio se io seleziono questi due nodi e clicco qua, lui cosa mi farà? Mi farà, vedete questi che ha creato queste piccole maniglie? Con questa maniglia noi andremo a smussare ulteriormente la mia curvatura, vedete, direttamente. Se vi ricordate, quando avevamo parlato delle forme, avevamo, ad esempio ve la creo qua di nuovo, una piccola forma, vi ricordate che c'era questo tasto qui, vedete che vi va a smussare quelli che sono gli angoli, ok? In questo caso, essendo un tracciato, non c'è questa tipologia ovviamente di tasto, ma ci sono questi che possiamo attivare con questo tasto qui e con questo andremo noi a fare la stessa identica cosa, andremo a smussare, ok, le nostre angolature, le nostre curve. Con questo abbiamo oggetto a tracciato che si trova anche qui nel menu tracciato da oggetto a tracciato, esattamente questo tasto qui. Perché? Perché questo oggetto qui, che è una nostra forma, vedete non è un tracciato, vedete che non ha i nodi, ha le nostre maniglie che abbiamo visto prima, ma non è un tracciato. Se vogliamo renderlo tracciato, avendolo selezionato, dobbiamo fare tracciato da oggetto a tracciato. Facendo così, boom, vedete, io ho creato esattamente i miei nodi all'interno della forma e quindi posso andare a modificarla come meglio preferisco con i miei nodi e con le mie maniglie di Bezier. Con questo converto nella stessa maniera dei contorni in tracciato. Qui ovviamente ho le mie possibilità di modificare l'asse, la posizione dell'asse delle x, dell'asse delle y del mio oggetto, e questi li vedremo dopo, sono degli effetti, vedete, parametro successivo, effetto su tracciato, sono dei parametri che vedremo successivamente quando andremo a parlare degli effetti sul tracciato. Ed eccoci arrivati ragazzi alle operazioni booleane. Cosa sono le operazioni booleane? Sono tutte queste operazioni qua che vediamo sotto al menu tracciato, vedete tutte queste. Sono praticamente le operazioni con le quali le forme e i tracciati vanno ad interagire e quindi a creare di conseguenza nuove forme. Abbiamo preso queste tre forme in esame, quindi questo quadrato sotto al cerchio e questa stella che ci verrà in aiuto successivamente. Ovviamente dobbiamo avere almeno due tracciati o due forme.
forme, quindi io le vado con il mio strumento, vedete, di selezione, le vado a selezionare e vado a provare le prime operazioni booleane. Anzi, in realtà voglio utilizzare per quanto riguarda la prima anche la terza forma, quindi tutte e tre le nostre forme le vado, come abbiamo visto, a selezionare e vado a fare un tracciato unione. Voi ovviamente avete sempre l'indizio quando passate sopra con il cursore, vedete, crea un'unione dei tracciati selezionati, quindi ovviamente andando a cliccare su unione vedete che lui ci ha creato un unico tracciato. Infatti se andiamo qui sullo strumento nodi avremo un unico, vedete, un unico tracciato, ognuno ovviamente con i propri nodi modificabili, e vedete che se ci sono delle forme sovrapposte lui ovviamente andrà a creare la forma tenendo in considerazione solamente il contorno di esse. Facciamo un CTRL Z, torniamo indietro e andiamo invece in questo caso a selezionare le nostre due forme, quadrato e cerchio, e andiamo a vedere la seconda differenza. Notate bene cosa fa questa differenza. Se io vado a cliccare, boom, lui vedete mi ha tolto dal livello sottostante, dalla forma sottostante, la forma sovrastante, vedete, me l'ha proprio tagliata e mi è andata a togliere la forma sovrastante. Quindi mi ha tolto dalla forma che sta sotto la forma che sta sopra, ok? Andandomela ovviamente a tagliare. Torniamo indietro con CTRL Z, sempre le nostre due forme selezionate e andiamo su intersezione. L'intersezione, come dice il nome, vedete, crea un'intersezione tra i percorsi selezionati. Boom, in questo caso mi ha creato un unico tracciato, prendendo in considerazione ovviamente solo l'intersezione delle due forme. CTRL Z, sempre le nostre due forme selezionate, tracciato, esclusione. Vedete, esegue un OR esclusivo tra i tracciati selezionati, quelle parti che appartengono ad un solo tracciato. Infatti se noi clicchiamo su esclusione, vedete, lui ci crea praticamente, ci toglie la parte di intersezione, vedete, ci crea proprio la forma togliendo le parti di intersezione delle forme stesse. Facciamo un CTRL Z, solite nostre due forme selezionate e andiamo su divisione. Taglia il tracciato inferiore in pezzi. Vedete, in questo caso ci ha lasciato la forma sottostante, ma ci ha creato un taglio dove c'era la forma, l'intersezione della forma sovrastante, e ci ha creato un due tracciati, vedete, due forme separate. Facciamo sempre il nostro CTRL Z, sempre le nostre due forme selezionate e andiamo su taglia tracciato. Il taglia tracciato taglia il contorno del tracciato inferiore in pezzi, rimuovendo il riempimento. Boom! Vedete cosa ci ha fatto? Ci ha tolto il riempimento e ci ha creato, vedete, i due tracciati separati della forma sottostante. Andiamo a fare con tracciato un combina. Allora, combina, in realtà voglio prendere anche quest'altra forma. Andiamo a selezionare tutte e tre le nostre forme e andiamo a fare un tracciato combina. Combina diversi tracciati in uno unico. Questo è molto simile all'unione, però a differenza dell'unione, vi faccio vedere, vedete che sembra uguale, però a differenza dell'unione questo mantiene i sottotracciati delle forme, cioè potete comunque andare a dividere vedete, le vostre due forme, vedete, cose che nell'unione non potete fare. Torniamo indietro, anzi rifacciamo un combina, perché dopo avremo ovviamente l'opposto del combina, che è l'operazione booleana successiva del separa i sottotracciati dal tracciato selezionato creando tracciati indipendenti, e vedete che infatti boom ci ha riportato praticamente alla situazione iniziale prima dell'operazione booleana del combina. Torniamo indietro, la successiva operazione booleana taglia i tracciati selezionati in sezioni non sovrapposte. Andiamo a prendere la nostra forma, la andiamo a mettere ad esempio qua, prendiamo le nostre due forme, tracciato, taglia, tracciato, boom, cosa ha fatto? Ha praticamente tagliato i tracciati, vedete, li ha proprio tagliati in due sezioni differenti togliendo il riempimento. Torniamo alla situazione iniziale. La successiva è spezza. Spezza uno o più oggetti sovrapposti in tutti i possibili segmenti. Cosa significa? Significa una cosa di questo genere. Andiamo a fare due sovrapposizioni e andiamo a fare il nostro spezza. Boom, lui ha spezzato praticamente tutte le nostre forme in tutti le possibili combinazioni, vedete? Quindi è proprio andato a tagliare e ha creato tutte forme nuove. Torniamo indietro alla situazione iniziale e rimane praticamente appiattisce uno o più oggetti sovrapposti nelle sole loro parti visibili. Cosa significa? Significa che se noi andiamo a fare una sovrapposizione di questo genere, andiamo a selezionarle tutte e tre, facciamo tracciato appiattisci,
boom, lui cosa ha fatto? Ha fatto questa cosa qua. Ha praticamente tolto, vedete, toglie sia il riempimento dei bordi, vedete, e va a creare tutte le sezioni corrispondenti, vedete, creando tutti tracciati a sé stanti, sia del bordo sia del riempimento. Quindi veramente avete, con queste 11 operazioni booleane da unione ed appiattisci, avete tutte le possibili combinazioni per poter creare determinati tracciati, determinate forme, nuove forme. Ed eccoci arrivati a parlare delle guide e delle griglie. Allora, le guide cosa sono? Sono appunto delle rette, delle linee rette che ci guidano nel nostro disegno. Se noi volessimo ad esempio mettere, posizionare queste forme, adesso magari ne eliminiamo qualcuna in modo da fare più ordine, teniamo queste due stelle. Se noi volessimo allineare in determinate posizioni, ok, queste stelle, o comunque posizionarle in determinati punti della nostra Canva, noi come potremmo fare? Potremmo, adesso facciamo uno zoom, potremmo tranquillamente usare le nostre guide. Le nostre guide si prendono dai righelli, vedete sono qua. Se non vedete i righelli andate qua su visualizza, mostra nascondi e andate su righelli, ovviamente lo flaggate e andate, vedete, prendete proprio da qui, tenete spinto e trascinate una guida. Vedete, avete una guida in questo caso verticale, e se ovviamente fate la stessa cosa da qua avrete una linea, una guida orizzontale. Quindi noi cosa possiamo fare con queste guide? Possiamo ovviamente andare ad allineare le nostre forme, adesso vedremo come. Queste guide, che noi ovviamente quando passiamo sopra con il mouse, vedete, diventano interattive, cioè appare questa manina con il quale possiamo andare a spostare, vedete, a spostare la nostra guida sull'asse ovviamente di riferimento. Vedete che c'è questo puntino qua e anche questo puntino che noi possiamo andare a spostare. Ma che cos'è questo puntino? È il punto di rotazione, perché se io con la mia manina vado sopra qua e tengo spinto shift, vedete che mi appare il simbolo della rotazione, quindi vado a fare una rotazione, vedete, vado a ruotare la mia guida, e quindi anche in questo caso io posso prendere, vedete, qui vado a spostare e tenendo spinto, vedete, shift, io vado a ruotare la mia guida. Io posso anche andare a cliccare su una mia guida, faccio un doppio clic e in questo caso mi appare la finestra di dialogo della linea guida, nella quale io posso andare a dare addirittura un'etichetta, quindi un nome, e andare a fare dei movimenti sull'asse dell'X e delle Y e anche come angolazione. Okay? Posso andare a bloccare tutte le mie guide, quindi posso andare a fare ad esempio un modifica blocca tutte le guide. Facendo così io non vado più a non posso più selezionare per andare a spostare le mie guide. Ok, adesso le sblocco di nuovo, quindi tolgo il flag qui da blocca tutte le guide. E una cosa molto bella, adesso faccio un rimuovi tutte le guide, ok, e ne vado a prendere un paio così, una orizzontale, una verticale, perché voglio far vedere che io, andando a prendere la mia forma, vedete, io cosa posso fare? Posso andare, vedete, ad allineare, vedete il mio vertice che va ad agganciarsi qua, questo perché si va ad agganciare, o anche il mio vertice sinistro, vedete, in questo caso, boom, va ad agganciarsi alla linea guida, posso andare ad agganciare il mio vertice qua e il mio qua. Questo perché? Perché ho attivato lo snap, che abbiamo già visto l'aggancio, ed è attivato qui nelle ulteriori opzioni, è attivato, vedete, griglie e linee guida. E quindi posso andare a prendere anche questa mia altra forma e andare ad esempio a fare la stessa cosa, boom, saranno perfettamente allineate, vedete, per quanto riguarda ovviamente il vertice superiore. Quindi posso andare ad aiutarmi profondamente con le mie linee guida all'interno della Canva per andare a posizionare in punti precisi le mie forme e i miei tracciati. Queste sono le linee guida, vado a togliere, quindi a rimuovere tutte le linee guida, e vado invece ad agire sulle mie griglie. Per quanto riguarda le mie griglie io devo tornare nel mio file e proprietà documento che abbiamo già visto. Mi sposto qui perché voglio farvi vedere bene di cosa si tratta, cioè cosa sono le griglie. Le griglie, che ha un tab dedicato, qui abbiamo anche le guide e possiamo dare colori precisi, come abbiamo visto anche prima nella sua finestra di dialogo, ma andiamo adesso sulle griglie. Le griglie si dividono in rettangolari, assonometriche e modulari. Le griglie rettangolari, io vado a cliccare, vedete che lui mi crea in automatico la mia griglia. Faccio uno zoom per farvi vedere di cosa si tratta, cioè è praticamente un foglio a quadretti. Ok, io posso andare a fare tutte le regolazioni del caso. Chiaramente qui posso abilitare o non abilitare, rendere visibile o invisibile, sapendo che se ho lo snap attivato, come abbiamo visto prima, su
griglie anche, vedete, allora ovviamente le forme mi andranno a, vedete, a fare uno snap su tutte le possibili, vedete, combinazioni, quindi veramente avete tante possibilità di aggancio in questo caso, perché sono ovviamente dei quadretti molto molto piccoli. Torniamo su file, proprietà del documento, e andiamo a modificare. Vedete qui, se torniamo abbiamo già la nostra grid 11, perché ne avevo create altre 10 prima, quindi vi va in progressione, e qui andate ad aumentare, vedete, l'origine delle X, l'origine delle Y, e andate anche a modificare la spaziatura, vedete, quindi lo spazio dei quadrettini sia sull'asse delle X che delle Y, quindi in questo caso avrete più possibilità e avete anche il colore del secondario della griglia e il colore delle linee principali della griglia, quindi potete fare veramente tante modifiche. E anche in questo caso lo snap, vedete, di conseguenza andrà esattamente a collegarsi con i vari punti di incrocio. Bene, togliamo la nostra griglia. Per rimuoverla ovviamente si va qui con il mio grid selezionato, si va su rimuove, andiamo a vedere la griglia assonometrica. La griglia assonometrica, vedete, vi fa questa sorta di isometria, vedete, questa sorta di piano tridimensionale, quindi quasi un plane 3D, se state seguendo i miei video su DaVinci Resolve. Tra l'altro, se non li state seguendo, seguiteli, perché stiamo veramente imparando a fondo quella meraviglia di programma di video editing per inciso. E potete anche qui fare ovviamente tutte le modifiche che abbiamo visto prima. Possiamo andare a fare la spaziatura, possiamo andare ad aumentare e ovviamente andare a modificare anche l'angolatura e aumentare la spaziatura. Vedete, io cosa posso fare con la griglia assonometrica? Posso andare ad esempio con il mio tracciato, andare esattamente a creare per esempio delle forme di questo tipo. Quindi vado direttamente a fare così, vedete, vado direttamente a andarmi a creare dei punti molto interessanti, vedete, e a delle forme geometriche molto precise con la mia griglia assonometrica. Adesso la rimuovo e vado a vedere anche la mia, faccio un CTRL Z, annullo la mia forma che ho appena creato, cancello la mia griglia assonometrica e vado a vedere una griglia modulare. La mia griglia modulare in questo caso sarà di questo genere, quindi avremo questi moduli che sono ovviamente, vedete, geometricamente precisi, e io posso andare sempre a modificare, vado a modificare l'altezza del blocco, la larghezza del blocco, ad esempio posso farli molto alti e stretti, e anche in questo caso posso andare ad agire quindi creando dei tracciati e delle forme, prendendo in riferimento questa griglia modulare. Quindi veramente posso sbizzarrirmi con le varie tipologie di griglie. Prendo la griglia 13, la griglia modulare, e la vado tranquillamente a rimuovere. Bene, entriamo con le nostre due forme, queste due stelle, entriamo nell'argomento riempimento e contorni. Abbiamo visto dalla nostra interfaccia che nella parte bassa della nostra interfaccia c'è la nostra palette, no? La nostra color palette, quindi abbiamo i nostri, diciamo, colori di riferimento. Noi possiamo cambiare, come abbiamo visto qui con questa icona, possiamo cambiare il nostro spazio colore, diciamo, no? C'è l'Inkscape default, che è quello appunto predefinito, ma possiamo andare ad esempio a fare una palette di colori gold, possiamo andare a fare una palette di colori blu, e ci spostiamo giù, vedete, con queste levettine a andare a scoprire altri colori. Torniamo a l'Inkscape default e abbiamo ovviamente tutte queste tipologie di colori, ne abbiamo veramente tanti. Quindi andando a selezionare una nostra forma, in questo caso questa stella, andando a cliccare, vedete, andiamo direttamente, vedete che c'è questo pallino che significa riempimento, andiamo a riempire di quel colore, vedete, la nostra forma. E se teniamo premuto Shift, quindi maiuscolo, andiamo a stabilire il colore del nostro stroke, cioè del nostro tratto, ok, del nostro contorno. Con questa X invece andiamo a togliere direttamente nessun riempimento, vedete, quindi andiamo a togliere direttamente il riempimento, e se facciamo Shift e sempre questa X andiamo a togliere il nostro sia contorno che anche il nostro riempimento, e poi possiamo andare a ripristinare ovviamente sia il nostro riempimento che con Shift il nostro contorno. Quindi possiamo tranquillamente agire. Qui non vi ho fatto vedere una cosa: andando su configura, qui dove sono tutti gli spazi colore, andando su configura possiamo andare anche a modificare, se sono troppo piccole queste icone, possiamo andare a modificare l'altezza ad esempio dei tile, il bordo, vedete, più o meno bordo, e anche più o meno righe, ok?
ok? Quindi possiamo andare a fare tutte le variazioni che vogliamo, io lo tengo diciamo così, va bene, di questa grandezza, ecco, molto molto bene. Noi abbiamo questo controllo, possiamo fare già parecchie cose, vedete qui abbiamo i nostri colori che abbiamo selezionato, il riempimento blu, il contorno marrone, ma abbiamo maggior controllo se apriamo la finestra di dialogo qui sulla destra, e per farlo andiamo in oggetto, riempimento e contorni. L'abbiamo già vista questa finestra, vedete abbiamo i 3 tag, riempimento, colore contorno, stile contorno. Nel riempimento abbiamo ovviamente la possibilità in maniera più precisa di andare a decidere qual è il nostro colore di riempimento. Abbiamo HSL, quindi Hue, Saturation e Luminance, quindi la tonalità, vedete la saturazione e la luminosità, e l'alfa che è l'opacità, ok? Quindi più o meno opaco, e qui è più o meno opaco solamente al riempimento ovviamente. Ad esempio clicchiamo di azzurro, andiamo a modificare la nostra saturazione e la nostra luminosità, ok? E anche la nostra opacità. Bene, possiamo andare chiaramente a utilizzare l'RGB, in questo caso avremo come riferimento il red, green, blu e sempre l'alfa. Torniamo al HSL. Di default abbiamo anche la nostra ruota colori. La nostra ruota colori ci indica invece quella che è la ruota, quindi qui la Hue, quindi la nostra tonalità, e qui avremo all'interno la saturation e la luminance, ok? In basso cosa abbiamo? Abbiamo la modalità di miscelazione colore. Cosa vuol dire? Vuol dire che è la modalità di fusione del colore sovrastante con quello sottostante. Se avete seguito i miei video su GIMP dovreste sapere di cosa stiamo parlando. Andiamo ad esempio a creare un'altra forma di questo tipo, ecco, con questa colorazione, anzi facciamola di questo colore di riempimento rosso. Cosa significa? Significa che se noi andiamo qui e mettiamo ad esempio scurito, andiamo a prendere questa forma, la andiamo a mettere sopra come abbiamo visto, vedete, lui mi farà questo effetto qua, vedete. Se io invece vado a mettere moltiplica, sarà più o meno uguale. Se vado a mettere illumina, vedete, mi va a cambiare proprio la modalità di fusione del colore soprastante con quello sottostante, quindi veramente molto molto interessante. Qui torniamo su normale e ci rimane la sfocatura e l'opacità, queste due progressioni. La sfocatura ovviamente mi va a sfocare, vedete, il mio ovviamente come se fosse un filtro, no? Come se fosse una sfocatura gaussiana, ma la cosa bella è che io posso andare qui sul mio strumento nodi e vado, vedete, a dare una sfocatura orizzontale o una sfocatura verticale, o entrambe se vogliono, in proporzione diversa, quindi posso andare a fare, pensate sui testi, degli effetti sicuramente molto molto carini. Adesso riporto a 0 e vado sul mio strumento di selezione. L'opacità, come abbiamo visto, è una alfa, quindi è un'opacità dell'intera forma, a differenza di questo dove noi andavamo, vedete, a dare l'opacità solamente al riempimento, invece in questo caso diamo una opacità all'intera forma. Bene, mettiamo così e andiamo a vedere il secondo tab, che è quello del colore contorno. Il colore contorno ovviamente chiaramente facciamo uno zoom, riguarda il colore dello stroke, no? Del nostro contorno, quindi anche qui possiamo andare ovviamente a variare attraverso la Hue, Saturation e Luminance, ok? E abbiamo, come vedete, come colore uniforme. Io posso andare a togliere il mio, ovviamente la mia colorazione, quindi andiamo a togliere in questo caso lo stroke, ma lascio per dopo la spiegazione dei gradienti, quindi del sia riempimento con i gradienti, quindi gradiente lineare o riempimento con gradimento radiale, e anche il nostro colore di riempimento può essere definito da un gradiente lineare o radiale o addirittura da dei motivi, ma questo lo vedremo dopo. Qui abbiamo le stesse ovviamente modalità, quindi sfocatura e opacità. Andiamo in stile contorno e in questo caso ovviamente sarà lo stile, vedete, del contorno del nostro stroke, quindi abbiamo più o meno largo, un tratteggio ovviamente con stili diversi, vedete, dei delimitatori con i quali noi possiamo andare a delimitare, no? Non so se avete per esempio un tratto, potete utilizzare questi delimitatori, vedete, potete giocare anche direttamente con la forma stessa sulla Canva, e ovviamente avete anche la possibilità di andare a modificare quelli che sono gli spigoli, quindi spigolo tagliato, spigolo arrotondato, o spigolo, lo vedete qua, o spigolo ad esempio con lo spigolo vivo. Gli estremi arrotondati lo vedete qua, oppure direttamente come di default l'estremo squadrato. E poi abbiamo l'ordine di riempimento, contorno e delimitatori. Vedete, in questo caso potete andare a cambiare cosa si vede prima, cosa si vede ovviamente sopra o sotto, secondo la logica ovviamente dei livelli. Quindi avete veramente un sacco di possibilità e un sacco di regolazioni per creare al meglio le vostre forme.
Molto bene, andiamo ora a vedere nel dettaglio quelli che sono i gradienti, ok? I gradienti nel riempimento e contorni. Andiamo ad esempio a prendere questo bel quadrato, questo bel rettangolo, lo mettiamo qua, lo selezioniamo e andiamo qui nella nostra finestra di dialogo che abbiamo visto di riempimento e contorni. Andiamo qui sul tag riempimento. Abbiamo visto il nostro nessun riempimento, il nostro riempimento con un colore uniforme e vedete che qui iniziano i gradienti, gradiente lineare, gradiente radiale e qui abbiamo il gradiente a maglia. Il gradiente lineare, che cos'è un gradiente? Il gradiente è questa cosa qua, vedete, è un passaggio di sfumatura tra un colore ad un altro. Quindi chiaramente qui avremo dal rosso al rosso con, vedete, trasparenza, quindi andrà dal rosso al trasparente. Il gradiente lo vedete qua, ok? In questa barra del gradiente. E questi sono i due stop. Il primo stop, vedete, io vado a comandare quella che è la posizione del gradiente, quindi dei due colori, no? Del rosso e del trasparente in questo caso, vedete, e posso andare ad aggiungere con un doppio clic, facendo doppio clic tutti gli stop che io voglio e ai vari stop io posso andare a cambiare tramite il mio HSL, quindi Hue Saturation Luminance e ovviamente sempre con l'opacità, posso andare a cambiare ad esempio, vedete, i miei stop, i miei colori, quindi ad esempio qui lo voglio dare di blu scuro, quindi mi passerà, vedete, da qui a rosso a questo azzurro, poi passerò al blu e poi passerò al trasparente, anzi a questo, all'ultimo, do di nuovo una trasparenza, cioè un'opacità completa, ok? E magari gli do il giallo. Eccolo qui, abbiamo fatto il nostro gradiente, vedete, una sfumatura, un passaggio di sfumatura da un colore ad un altro fondamentalmente. Io posso anche andare, ragazzi, a fare un gradiente radiale, ma prima voglio andare a farvi vedere anche che noi possiamo sia ovviamente cambiare quella che è l'orientamento, vedete, quindi regolo l'angolo del gradiente, no? Posso andare tranquillamente a fare un'inversione, vedete, del gradiente, vedete che questi 4 stop si vanno ad invertire, guardate, vedete, e posso anche andare a fare, vedete, a variare direttamente con la mia barra il mio orientamento. Posso andare anche a fare una ripetizione, no? Una ripetizione del mio gradiente, quindi posso andare a fare, se avessi una forma lunga, lui mi andrebbe a ripetere il mio gradiente a intervalli regolari, ma io ho il pieno controllo con il mio strumento, vedete, con il mio strumento proprio dedicato, strumento gradiente, e vedete che lui mi fa questi stop, questi 4 stop qui, lui me li fa vedere direttamente sulla mia canva, ok, sulla mia forma, e quindi vedete vado proprio a spostarli, vedete, vado proprio a spostarli qui e lui me li sposta direttamente sulla mia barra, quindi direttamente vado a fare un lavoro di questo genere. Posso andare ad aggiungere dei nodi come abbiamo visto, posso andare anche, vedete, a ruotare direttamente prendendo i miei stop laterali, posso andare a ruotare come abbiamo visto e lui mi ruoterà ovviamente questa parte qui dell'orientamento, quindi posso veramente andare a modificare il gradiente come più mi piace, posso andare ad allargare, vedete, in maniera tale che io vada veramente ad avere il controllo totale del mio gradiente per fare tutta la colorazione che preferisco. Io posso andare a fare come vi dicevo, un gradiente però radiale. Il gradiente radiale è un gradiente che parte dal centro per default e si irradia, appunto. Abbiamo sempre i nostri 4 stop, anzi in questo caso 5 stop, quindi vedete sono speculari, quindi io modifico sull'asse, vedete, orizzontale, lui in automatico mi verrà anche sull'asse verticale e posso andare sempre a variare, vedete, la mia intensità. Adesso voglio vado a togliere degli stop con cans, quindi selezionandoli cans, torno ai miei 3 stop fondamentali, vedete, boom, e vado, vedete, a variare, vedete, la sfumatura utilizzando proprio lo spostamento di questi stop intermedi. Molto molto bene, posso ovviamente sempre andare, come vi dicevo, a modificare l'orientamento, quindi posso fare tutte le variazioni del caso. Io posso andare anche a prendere, vedete, il mio gradiente, posso andarlo a spostare direttamente nello spazio all'interno della mia forma, se voglio che il gradiente inizi non dal centro ma da un altro punto. Faccio un CTRL Z in maniera tale da ritornare alla mia situazione iniziale e voglio farvi vedere, oltre ai gradienti, voglio farvi vedere un'altra cosa, anzi voglio farvi vedere che anche il colore del contorno della mia forma io posso andare ad utilizzare un gradiente. Quindi andiamo prima sullo stile contorno, andiamo su, ecco, lo facciamo bello ampio in maniera tale che io vada sul colore contorno e anche in questo caso vado a dargli un gradiente. Vedete che mi appare già qua il gradiente, andiamo a dargli dei colori più visibili, quindi in questo caso andiamo qui così,
ok, vedete, dal verde, e qui passiamo al rosso ad esempio, quindi passiamo alla, ecco vedete, facciamo uno zoom, questo passaggio graduale di sfumatura tra il verde e il rosso. Vado ad aggiungere uno stop, quindi do magari un colore blu, così giusto proprio per fare vedere il passaggio, e io posso andare sempre a giostrare, vedete, e posso sempre andare a modificare anche l'orientamento, vedete, del mio contorno. Guardate che bello, posso fare veramente di tutto, e posso andare ad utilizzare anche, torniamo al mio riempimento, posso andare a utilizzare anche, oltre al lo strumento gradiente a maglia per modificare il gradiente, ma questo vabbè lo utilizziamo poco in realtà, quindi lo lascerei momentaneamente da parte, e invece utilizziamo il motivo, vedete, quindi il motivo di riempimento. Noi abbiamo, vedete, qui possiamo andare a selezionare la tipologia, ok, di pattern, quindi di motivo, quindi nature pattern ci farà vedere i pattern di origine nature oppure Asian, vedete, i vari simboli asiatici, ma io voglio mettere tutti i motivi in maniera tale che me li faccia vedere ovviamente tutti, posso andare a scorrere, e quindi vedete io posso andare ad esempio scegliendo questo tipo di motivo, ho qui tutte le regolazioni del caso, quindi spostamento sull'asse delle X, spostamento sull'asse delle Y, con ingrandimento ovviamente, quindi posso andare a fare una rotazione, vedete, quindi sempre a variare il mio orientamento, andiamo a ridurre un po' in maniera tale che si veda meglio, ok, vedete, andiamo a fare la mia rotazione, posso andare a fare uno scostamento, quindi sull'asse delle X, sull'asse delle Y, quindi andiamo a fare proprio la regolazione del mio motivo, e posso utilizzare anche la spaziatura, no? La spaziatura sia orizzontale che verticale del mio motivo, adesso lo porto a 0, posso andare a cambiare direttamente anche il colore, vedete, del mio motivo, andando a modificare sempre la ruota di colori o l'HSL, quindi Hue, Saturation e Luminance, e posso andare a fare modifica sul disegno, facciamo uno zoom, ci appaiono, vedete, queste tre maniglie. La prima maniglia risulta essere uno spostamento dell'offset, okay, del motivo all'interno della mia forma. Questo risulta essere la rotazione, una rotazione della mia forma, quindi vado a cambiare l'orientamento, lo vedete sempre da qua. Invece con questo io vado a variare la scala, quindi vedete posso variare una scala non in proporzione, vedete qui io posso andare a modificare la scala delle X e delle Y, ma se tengo spinto CTRL vado a variare in scala proporzionale, vedete, sia contemporaneamente l'asse delle X e l'asse delle Y, quindi vado a fare veramente un controllo totale sul mio motivo di riempimento, e stessa cosa posso andare a fare ovviamente nel colore di contorno. Nel colore del contorno andiamo a scegliere un motivo, vedete, in questo caso scegliamo magari questo, eccolo qua, e possiamo andare in questo caso anche qui a dargli ovviamente un colore differente. Deve essere ovviamente un motivo che permette, può essere che non riceva la modifica del colore, mentre in questo caso vedete in quelli colorati, o comunque fate la prova, vedete direttamente nell'anteprima il cambio del colore. Molto bene, anche qui avete tutte le caratteristiche, andiamo a vedere modifica sul disegno, e anche qui andando a selezionare la mia forma, andando su modifica sul disegno, andiamo ovviamente sempre a modificare, vedete, l'offset del mio contorno, la rotazione del mio contorno, e anche, come abbiamo visto, la scala del mio contorno. Quindi veramente vado a fare un riempimento di motivo, sia del riempimento sia del contorno, veramente come più mi piace. Ma se io volessi creare un mio motivo particolare con delle mie forme, facile, perché vado a prendere la mia forma stella, ad esempio, boom, questa stella qui così, colorata in questa maniera, e vado a fare un oggetto col mio oggetto selezionato, oggetto motivo, da oggetto a motivo. Lui mi apparirà direttamente qua, se vado in contorni, mi apparirà direttamente qui, vedete? Lo vedete qua? Posso andare a fare le mie modifiche qui, quindi modifiche di scala, quindi vedete? Posso andare a fare così, adesso magari prendo questo oggetto e gli vado a dare questo riempimento, vedete? Quindi vado a cambiare la scala, vado a cambiare, così forse è troppo, ecco, vado a cambiare il mio orientamento, e posso fare chiaramente, posso utilizzare qualsiasi forma come riempimento, questa la posso andare già a togliere, direttamente creando delle forme, andandole a utilizzarle come motivo per il riempimento o per il contorno anche per il contorno del mio oggetto. Vedete, io posso andare a creare, eccolo qui, ho creato anche in questo caso lo stesso motivo come stroke, come colore di contorno, andando qui magari a ridurre, eccolo qua. Quindi vedete, ho fatto veramente di tutto e di più con i riempimenti, i contorni, e con i contorni sia di gradiente sia di motivo.
come si inseriscono i testi in Inkscape 1.4. Allora abbiamo il nostro strumento dedicato testi, strumento testo, lo andiamo a cliccare e andiamo a scrivere una nostra parola, Vero Eroe Academy. Lo scriviamo doppio, poi vi spiegherò perché mi servirà per farvi vedere alcune cose. Facciamo uno zoom con CTRL e rotellina del mouse e andiamo a vedere che in questo caso noi abbiamo utilizzato il font Algerian, ok? Quindi cosa possiamo fare? Possiamo andare a modificare tutto questo testo con la nostra barra delle opzioni strumento, quindi possiamo cambiare direttamente il font, quindi lo vediamo direttamente, chiaramente deve essere selezionato il font col nostro strumento, lo vedete perché ci sono le formiche che camminano tutto intorno, quindi potete fare direttamente il cambio del font. Potete andare a utilizzare più stili del font se questo font prevede più stili, potete andare a modificare la dimensione ovviamente del carattere, quindi varie dimensioni con i millimetri, e potete andare a, vedete, ecco perché vi ho fatto due righe, perché potete andare a spaziare l'interlinea, vedete, quindi più o meno spazio tra una riga e l'altra, e potete farlo ovviamente secondo varie unità di misura. Potete allinearlo a destra, potete allinearlo al centro, potete allinearlo a sinistra, quindi avete varie possibilità. Potete fare dei pedici e degli apici, ad esempio apice, vedete, o pedici, ok? Quindi potete metterlo in alto o in basso anche delle singole lettere. Qui lasciamo al centro e togliamo i pedici. E qui potete andare a fare delle ulteriori modifiche, ad esempio sull'orientamento del testo stesso, ad esempio testo in verticale con righe da destra a sinistra o testo in verticale con righe da sinistra a destra. Potete fare un'orientazione verticale dei glifi, cioè dei caratteri, o un orientamento orizzontale dei glifi stessi. Adesso riportiamo la nostra scritta al centro. E in questo caso possiamo andare anche ad agire, vedete, su quest'ultima finestra, su quest'ultimo pulsante, e in questo caso posso andare a variare, vedete lì è la spaziatura tra le lettere, posso andare a variare la spaziatura tra le parole, vedete addirittura, posso andando a selezionare ad esempio due o più lettere, posso andare a variare la mia spaziatura tra la mia selezione e la parola precedente. Faccio un CTRL Z, posso andare a fare una crenatura verticale, quindi andare a spostare in verticale, ritorno a 0, e posso andare anche a fare una rotazione, faccio una rotazione solamente delle lettere che ho selezionato, quindi ho veramente varie possibilità. È chiaro che io posso andare, adesso faccio un CTRL Z, è chiaro che io posso andare a maggiormente avere controllo sul mio testo andando proprio nella finestra di testo e carattere. Mi si apre la mia finestra di dialogo, vedete qui laterale, nel quale io ho carattere, funzionalità e testo. In carattere io posso allargare qua e posso andare a utilizzare, vedete, le mie collezioni di caratteri. In questo caso avevo i miei font e voglio mettere document font, voglio togliere e mettere tutti i font, quindi ok, dopo vi faccio vedere cosa significa collezione di font. In questo caso me li ritrovo tutti, qui vado a selezionare tutto in realtà, quindi mi seleziono tutto il testo e vado, vedete, a vedere direttamente il mio testo. Posso andare ovviamente a modificarlo come più mi piace, posso andare anche qui a cambiare la dimensione del mio carattere, vedete, posso andare a fare delle variazioni direttamente qua, posso andare a mettere in ordine alfabetico, quindi ordinarli da leggero a pesante, quindi cambiare l'ordinamento degli font stessi, e posso andare qui nelle impostazioni, andare a variare la dimensione della mia anteprima, posso andare a mostrare i nomi dei caratteri e posso andare a visualizzare sia l'elenco sia la griglia. In funzionalità io vado ad avere alcune altre impostazioni, tra cui la legatura e anche le maiuscole, ok? E in testo io ho il mio testo e quindi posso andare qui a cambiare il mio testo e a scrivere applica, e lui ovviamente me lo andrà a cambiare direttamente nella mia Canva. Faccio un CTRL Z, chiudo qua la mia finestra di dialogo. Cosa sono le collezioni di caratteri? Sono delle collezioni appunto di font. Se io seleziono document font avrò i font
inseriti in quel folder, ok, in quella cartella di font. Se io uso i miei recenti, avrò qui i miei font che ho utilizzato più recentemente, posso andare a creare un mio font, vedete, apro editore collezioni e vado ad esempio a creare un nuovo font, metto i miei nuovi font per differenziare da quelli precedenti, qui mi appare i miei nuovi font, vado a inserire il Berlin, proprio lo trascino, l'Arial, la Miri, ok, e vado, se io qui vado a cliccare i miei nuovi font, mi ritroverò esattamente, vedete, i miei font, quelli che avevo già precedentemente selezionato, quindi chiudo qua e vado, me li ritrovo direttamente qua, vedete. Quindi posso andare ad utilizzare tutte queste impostazioni sia nella barra delle opzioni strumento sia nella finestra di dialogo del testo e carattere per andare a modificare il mio testo all'interno di Inkscape. Ed eccoci quindi alle possibili applicazioni dei testi. Quindi se noi abbiamo ad esempio un testo, andiamo a scrivere ad esempio qui Vero Eroe Academy, magari lo facciamo di riempimento viola, ok, lo andiamo a prendere, lo andiamo a spostare qua. Allora, noi cosa vediamo? Vediamo che questo testo, se noi clicchiamo qua sullo strumento nodo, vediamo che non abbiamo i nodi. Questo perché? Perché non è uno strumento tracciato, ok? Abbiamo solamente vedete questo piccolo diamante che ci permette di creare la casella del testo al quale il testo appunto si adatta, ok? Per farlo diventare un tracciato ovviamente dovremo andare su tracciato da oggetto a tracciato. Facendo così, ovviamente se torniamo sullo strumento nodi, vedete che in effetti è proprio un tracciato con tutti i nodi. Chiaramente sarà un tracciato considerato unico, ok? Io posso andare a fare tutte le mie modifiche, ovviamente prendendo i nodi andarli a modificare, quindi ad esempio una cosa del genere. Se io volessi però dividere le lettere, come posso fare? Devo andare ad utilizzare le operazioni booleane che abbiamo già visto e quindi in particolare dovremo andare su tracciato e fare taglia tracciati. Facendo così, vedete, abbiamo praticamente un tracciato, vedete, per ogni lettera, e questo ci permette ovviamente di selezionare singole lettere e andare a cambiare ovviamente il loro colore di riempimento e quindi creare ovviamente delle composizioni delle scritte completamente colorate. Un'applicazione molto utilizzata è quella di mettere il testo su un determinato tracciato. Quindi andiamo a scrivere Vero Eroe Academy e andiamo a prendere. Voi ricordatevi che quando andate a rendere un testo, un tracciato, chiaramente dopo con lo strumento testo non potete più andare a modificare le caratteristiche, no? Quindi le caratteristiche tipo il font, eccetera, o l'interspazio tra le lettere non potete più farlo ovviamente con lo strumento testo, dovete agire ovviamente sui tracciati. Quindi in questo caso se noi abbiamo questa scritta Vero Academy che è ancora un semplice testo, no? Infatti se andiamo qui sullo strumento nodo vedete che non ha i nodi, non ha ancora i nodi, quindi non è ancora un tracciato, e vogliamo invece fare un tracciato con la nostra penna di Bezier, ok? Quindi facciamo un tracciato di questo genere, vedete, teniamo spinto e facciamo un tracciato curvo così e clicchiamo tasto destro, magari gli diamo il riempimento, nessun riempimento. Abbiamo questo tipo di tracciato ovviamente con i suoi nodi che noi possiamo andare ovviamente a modificare se non ci piace, come sappiamo con le maniglie di Bezier, ok? Quindi possiamo fare tutte le modifiche del caso. Bene, abbiamo questo tracciato e questo testo. Noi cosa vogliamo fare? Vogliamo fare un testo su tracciato, quindi avendo testo che non sia un tracciato e il tracciato, selezionandoli entrambi, andiamo su tracciato, andiamo su testo e facciamo metti su tracciato. Così vedete che abbiamo il nostro testo che è adattato sul nostro tracciato. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che se noi andiamo a modificare quello che è il nostro tracciato, e andiamo su nodi, abbiamo ovviamente il testo che segue l'andamento del nostro tracciato, ok? Quindi pensate a cosa possiamo fare, possiamo creare dei tracciati di qualsiasi tipo e andare a metterli sopra il testo, quindi veramente molto molto interessante. In questo caso non possiamo ancora andare a svincolare il testo dal tracciato, lo possiamo fare chiaramente andando a selezionare entrambi e facendo testo rimuovi da tracciato, ovviamente, quindi saranno separati, ma torno indietro, perché se noi volessimo invece lasciare il testo in questa posizione, ma togliendo il tracciato sotto, cosa che non possiamo fare adesso, lo possiamo fare se selezioniamo il testo e lo rendiamo un tracciato, quindi da oggetto a tracciato, quindi sarà esso stesso un tracciato e quindi io posso andare a prendere questo sotto e andare a toglierlo.
ok? Quindi abbiamo il nostro oggetto, vedete, direttamente, il nostro tracciato direttamente qui, poi possiamo fare ovviamente le nostre modifiche dopo, chiaramente su dimensione, posizione, chiaramente col nostro strumento di selezione. Bene, un'altra cosa che posso fare, se vado a scrivere il mio testo, quindi testo non ancora tracciato, ok, lo faccio magari di un riempimento nero, vado a prendere una nostra forma, in questo caso lo strumento ellisse, tengo cliccato CTRL in modo da fare un cerchio perfetto, vado a dare un riempimento di azzurro e ho quindi questa mia scritta che non è ancora un tracciato e la mia forma. Vado a selezionare entrambi e vado a fare un testo sagoma in una cornice e ovviamente devo prendere la nostra forma e assicurarmi che sia sotto, okay, il livello del testo chiaramente, perché in questo caso il testo si adatterà alla cornice, ok? Quindi io cosa faccio? Vado a modificare, vedete la mia cornice, il testo si adatterà e io andando a muovere la mia forma, il testo mi seguirà. Quindi pensate anche in questo caso a quali possibili applicazioni e quali possibili grafiche voi potete fare con questo concetto e anche sul concetto di testo su tracciato, no? Veramente potete sbizzarrirvi e dare sfoggio alla vostra fantasia. Possiamo dopo, ovviamente, per ritornare alla situazione iniziale, possiamo sempre fare testo, rimuovi da cornice. In questo caso avremo di nuovo i due oggetti, vedete, separati, il testo e la cornice stessa. Dopo aver visto le varie operazioni booleane, uno strumento fondamentale che ci permette di andare a giocare in maniera diretta e interattiva con tutte le operazioni booleane è quello di CreaForm, uno strumento veramente molto molto potente, strumento CreaForm o Shape Builder. Come funziona? Andiamo a selezionare tutte le nostre forme, vedete che qui ci sono delle forme, potete fare dei tracciati, e andiamo a cliccare su Shape Builder e vedete che mi appare di la mia forma, tutti i miei segmenti di forma sono tutti grigi, ok? Vogliono dire che possono essere selezionati, ok? Non sono selezionati ma possono essere selezionati e vedete che non sono di grigio solamente le forme ma anche i segmenti di forma, vedete? Quindi le varie intersezioni mi creano dei segmenti a sé stanti che io posso selezionare o non selezionare. Vedete che qui in alto abbiamo aggiungi o elimina o rimuovi. In questo caso noi vuol dire che andremo ad aggiungere alla nostra forma finale i vari segmenti e con questi li andremo ad eliminare. Cosa vuol dire? Vuol dire che io passo con il mio aggiungi, vedete attivo, passo sopra e vedete che mi fa vedere i segmenti che io posso selezionare, cioè posso aggiungere alla forma finale. E se io tengo spinto, vedete, quindi spingo, clicco, mi appare di azzurro, mi appare dall'azzurro chiaro al blu scuro. Blu scuro vuol dire che è selezionato e quindi sarà parte della mia forma finale, ok? Quindi tengo spinto, ad esempio, vedete, vado a creare la mia forma finale, che sarà ad esempio questa qua. E quindi posso andare con invio o con questo tasto qua, boom, mi va a creare la mia forma finale, che è una mia vera forma a sé stante, in cui io posso andare a fare tutte le mie modifiche. Quindi capite bene che invece che andare ad utilizzare le varie forme, le varie operazioni booleane, con questo strumento veramente risulta essere tutto molto molto più semplice. Faccio un CTRL Z per tornare indietro, seleziono tutto, crea forme e in questo caso vado su, invece che su aggiungi, vado su elimina, ok? In questo caso mi eliminerà dei segmenti di forma. Quindi infatti se passo sopra, se prima era azzurro chiaro, in questo caso è rosa, vedete, è rosa chiaro. E se io tengo spinto, vedete, mi appare di rosso, quello che io vado a togliere mi appare di rosso o di viola, insomma. Quindi tutte queste parti lui me le andrà a togliere, ok? Vedete, se io lascio già me le va a togliere e dopo con invio, boom, lui mi andrà a togliere, vedete? E vedete che mi appare la forma formata da tutti i segmenti di forma che ho lasciato, quindi posso ovviamente andare a modificare questi oppure posso andare a fare anche nel caso con un'operazione booleana tracciato unione e lui me lo andrà ovviamente ad unire in un'unica forma. Come avevo detto all'inizio di questo corso, nella pagina di benvenuto noi abbiamo dei modelli per lo Shape Builder, quindi dei modelli preimpostati, dei template. Come facciamo per richiamarli da qui senza uscire e rientrare? Andiamo su File, andiamo nuovo da modello, vedete? Qui mi apre la schermata con tutti i modelli, con tutti i template, vedete? E in questo caso io dovrò andare su questo tab crea forme e qui abbiamo tutti dei template già elaborati con i quali io posso sbizzarrirmi con il mio crea forme. Ad esempio prendo questo, crea da modello, quindi lui mi aprirà una nuova pagina solo con questa forma, vedete, io posso andare tranquillamente a selezionare il tutto e vado con il mio strumento di crea forme
vedete, vado ad esempio a eliminare le parti che non mi interessano, ad esempio queste, ad esempio questo cerchio qua. Boom, vedete, lui mi crea, posso fare completato, mi lascia la rimanente parte che io posso andare poi a aggiustare come più mi piace. Questo, ragazzi, è uno strumento veramente molto molto potente, perché, come vi dicevo, ci permette di creare forme nuove, soprattutto da forme esistenti, ma anche da tracciati. Noi possiamo creare più tracciati e poi andarli a combinare attraverso lo strumento di crea forme, quindi veramente molto 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 potente. Lavorare con le immagini in Inkscape. Allora, sapete bene che Inkscape è un programma di grafica vettoriale e fino adesso abbiamo trattato principalmente le forme e i tracciati, quindi immagini formate da vettori, ok, quindi da poligoni. È chiaro che tratta Inkscape anche immagini formate da pixel, no? Quindi immagini raster, immagini JPEG, GIF, lo può tranquillamente importare. Vediamo però come le può elaborare. Intanto dobbiamo andare ad importare le immagini, quindi per andare ad importare o prendiamo dalla cartella e le trasciniamo direttamente dentro Inkscape, oppure possiamo andare in File, Importa. File Importa. In questo caso andiamo a importare un'immagine scelta da una cartella del nostro PC. Eccolo qui, io ho scelto un'immagine che adesso vedrete. Quando voi andate a selezionare un'immagine al vostro PC vi apparirà in automatico questa finestra pop-up. Importa immagini bitmap JPEG, modalità di importazione immagine, incorpora o collega. Cosa significa? Incorpora significa che Inkscape incorporerà nel file del progetto l'immagine stessa. Quindi questo significa che anche se voi cambiate PC, date il file di questo progetto a un'altra persona, quando aprirà il progetto si ritroverà anche l'immagine, ok? Mentre se fate collega, file collegherà, non incorporerà l'immagine, ma collegherà solamente il file dell'immagine, quindi andrà a cercarla all'interno del vostro PC in quella precisa posizione. Se non la troverà lì, quindi se voi cancellerete l'immagine, lo sposterete o spostate il file progetto su un altro PC, chiaramente avrà un media mancante, ok? Quindi non lo importerà in maniera corretta. Quindi noi facciamo sempre incorpora e le altre impostazioni potete lasciarle di default, sono le DPI, dots per ink dell'immagine, quindi potete lasciare tranquillamente da file, e modalità rendering immagine potete mettere fluida se volete una qualità maggiore, ma potete mettere automatica che farà tutto automaticamente Inkscape. Clicchiamo su ok e vedete che lui importa questa immagine. Vedete che io ho già utilizzato questa immagine molto carina, che ho già utilizzato in un mio tutorial su DaVinci Resolve. Tra l'altro, ragazzi, sapete che sto da qualche mese insegnando DaVinci Resolve all'interno del mio canale. Ho fatto anche lì un corso completo di più di 3 ore e mezza riguardante DaVinci Resolve, quindi se volete imparare anche quella meraviglia, quel capolavoro di programmi di video editing gratuito, mi raccomando, iscrivetevi al canale e andatevi a vedere anche quel corso. Bene, abbiamo importato quindi la nostra immagine e verrà trattata proprio come un vero e proprio oggetto. Vedete, quindi noi possiamo fare tutte le modifiche del caso, quindi possiamo ovviamente andare a modificare la dimensione, possiamo andare a fare rotazioni, eccetera. Adesso faccio un CTRL Z, la riporto qui e faccio anche uno zoom. Allora, questa è un'immagine raster, ok? Quindi un'immagine che se io vado ad aumentare, vedete, dimensioni, vedete che mi farà l'effetto pixel, proprio perché è formata non da poligoni ma da pixel, che ovviamente si vanno a sgranare se io aumento le dimensioni dell'immagine. Come tratta le immagini? Come vi dicevo, a differenza di programmi di photo editing puri tipo GIMP, che noi trattiamo all'interno del nostro canale, o Photoshop ad esempio, è un programma ovviamente meno artistico, quindi non andrà ad agire su singolo pixel, ma andrà per gruppi di pixel, no? Quindi andrà a trattare la totalità dei pixel dell'immagine stessa o parti di immagine, quindi gruppi di pixel. Questo significa che avrà una capacità di penetrazione di questo tipo di lavoro chiaramente molto minore rispetto a GIMP, no? Quindi è un programma molto meno artistico, potrete fare molti meno effetti, seppure li potete fare con Inkscape, ma molto meno effetti, molto meno complicati, molto meno elaborati rispetto a un programma artistico quale ad esempio GIMP, che è un vero e proprio programma professionale di photo editing, ok, quindi di fotoritocco. Quindi andiamo a vedere ad esempio come può essere trattata una immagine. Può essere trattata attraverso i filtri. I nostri filtri, che sono filtri normalissimi che trovate in qualsiasi programma di photo editing, li ha anche a livello basilare Inkscape. Quindi se dovete fare delle modifiche alla vostra immagine in maniera basilare lo potete tranquillamente fare, e ce ne sono veramente tanti. Voi potete anche aprire la galleria di filtri. Se cliccate qua nella vostra finestra di dialogo sulla destra appaiono tutte le categorie di filtri con delle anteprime, ok? Quindi ad esempio, non so, distorsione, voi andate a selezionare la vostra immagine, distorsione, ad esempio lappatura, e fate applica.
vedete lui vi applicherà il filtro direttamente, ok? Quindi potete fare veramente diverse tipologie. Se faccio un CTRL Z, potete fare diverse prove ovviamente con tutti i filtri. Potete invece andare qui per un maggior controllo, ad esempio colore, ad esempio scala di grigi. Ok, vi appare questa finestra di pop-up. Adesso chiudiamo la nostra finestra di dialogo facendo clic su questo pulsante, facciamo filtri, colore, scala di grigi e andiamo qui su anteprima diretta. Vedete che lui ci appare, ci fa un'anteprima del nostro filtro. Ovviamente poi possiamo andare a fare le varie modifiche del caso con la luminosità eccetera, e possiamo fare applica se vogliamo applicare il nostro filtro direttamente all'immagine. Noi chiaramente andiamo a fare un CTRL Z, riportiamo l'immagine a impostazione iniziale e facciamo anche ad esempio filtri. Andiamo a vedere questi che sono molto usati di solito, ombre e aloni. Ad esempio possiamo fare proietta ombra, tipo ombra, andiamo esterna a modificare, vedete la nostra ad esempio ombra che deve essere magari in basso qui così, andiamo, potete fare tutte le modifiche del caso, andare a diminuire ad esempio, vedete il raggio della sfocatura, quindi da creare una vera e propria ombra, vedete, quindi con un effetto foglio, ok, un effetto fotografia sul piano, sul tavolo. Quindi potete fare tranquillamente questo effetto. Facciamo su applica, chiudiamo e possiamo dare ad esempio anche un altro filtro. Potete dare più filtri, più effetto di filtro insieme. Ad esempio possiamo dare una sfocatura, bordi sfumati ad esempio, e qui anche qui anteprima diretta, possiamo andare a fare vedete, un bordo sfumato, più o meno sfumato, direttamente dalla nostra foto. Facciamo su applica, chiudiamo e vedete che abbiamo sia l'ombra sia l'effetto dei bordi sfumati e così via. Potete veramente provare tutte queste tipologie di filtri. Vediamone ad esempio un altro, texture carta ruvida ad esempio, e vedete che ci ha creato questo bel effetto di carta, di vecchia carta ruvida su quale è stato disegnato la nostra immagine. Quindi veramente potete creare un po' tutti gli effetti che volete, chiaramente in maniera basilare per la totalità della vostra immagine o anche parti dell'immagine, dopo vedremo come, se create delle maschere, però comunque avete la possibilità di giostrare e di creare diversi effetti attraverso il menu filtri. Il fissaggio e la maschera. Cosa sono questi due elementi, queste due funzioni fondamentali che troviamo qui in oggetto? Vedete, fissaggio e maschera, che sono molto simili ma si differenziano per una caratteristica fondamentale. Allora, se avete seguito i miei video su GIMP sapete già il concetto di maschera, dopo ovviamente vedremo, ve lo rispiegherò in maniera molto molto breve, perché sono importanti il fissaggio e la maschera parlando di immagini importate in Inkscape, perché con queste ci permette di andare a manipolare, quindi a modificare le nostre immagini. Andiamo a vedere ad esempio il fissaggio. Prendiamo un esempio, vogliamo scontornare questo foglio, ok, questo foglio di carta qui. Sapete che lo scontornamento in tutti i programmi di foto ritocco, foto edit, comunque manipolazione foto è una delle funzioni più utilizzate, no? Cioè andare a prendere, a isolare determinati oggetti e andarli a staccare dalla foto in cui sono, no? E per questo noi utilizziamo lo strumento tracciati, quindi possiamo utilizzare qualsiasi strumento di tracciato o anche di forma nel caso, però ovviamente più comunemente la penna Bezier. Quindi andiamo qui e cosa facciamo? Con un bello zoom andiamo a crearci il nostro tracciato, ovviamente tutto intorno al nostro oggetto. Io chiaramente sarò veloce, farò le cose non precise ovviamente, ma per farvi capire il funzionamento, no? Vi faccio soprattutto capire il funzionamento del fissaggio e delle maschere. Andiamo a fare un contorno tutto intorno al nostro, e andiamo a chiudere intorno al nostro foglio. Chiaramente non è preciso, ma noi sapete bene che possiamo con lo strumento nodo possiamo ovviamente andare a modificare, no? Il nostro tracciato in maniera tale che possiamo anche aggiungere dei nodi se volete, come abbiamo visto, per andare ovviamente a prenderlo il più possibile. Qui possiamo anche andare, vedete, a fare così, e quindi facciamo veramente delle modifiche per andare a prendere tutto il nostro foglio. La cosa ottima qual è? È quella di ovviamente che noi possiamo, come abbiamo già visto, andare per lo strumento di penna Bezier, possiamo andare ovviamente a fare anche non solo un tracciato Bezier normale, ma prendere anche un tracciato Spire, prendere anche il tracciato B-Spline che vi crea direttamente le curve. Ok, comunque dovete tracciare, appunto, dovete fare il contorno della cosa che volete chiaramente scontornare. Anche qui lo metto un po' a posto, ok, giusto per fare le cose un pelo più precise, ok? Bene,
Bene, fatto questo voi dovete scontornare, come abbiamo detto, il nostro foglio. Abbiamo creato fondamentalmente un tracciato intorno al nostro foglio che possiamo addirittura anche dare un colore diverso, ok? Un colore che a noi piace, ad esempio diamogli il giallo, ok? Come facciamo a fare in modo di scontornare solamente, quindi di avere di questa immagine qui solamente questo foglio? Dobbiamo andare a selezionare entrambe i nostri oggetti, quindi sia la nostra immagine che il nostro tracciato, ok? In questo caso sono selezionati tutti e due, ok? Se avete selezionato solamente una parte, con Shift e cliccando sull'altro oggetto, vedete, lo andate a selezionare, vedete qua sotto c'è scritto un oggetto o due oggetti, vedete due oggetti. Quindi avendoli selezionati entrambi, noi andiamo su oggetto fissaggio. Se andiamo su imposta fissaggio, vediamo l'indizio cosa ci dice. Ci dice applica il fissaggio alla selezione usando l'oggetto più alto come tracciato di fissaggio. Questo cosa significa? Significa che se noi facciamo un'imposta fissaggio, boom, lui, vedete, ci ha scontornato direttamente il nostro foglio della nostra immagine. Quindi praticamente ci ha impostato questa nostra selezione, questo nostro tracciato, ci ha impostato l'immagine sottostante all'interno di questo tracciato che abbiamo selezionato. Quindi voi, se avete un'immagine, selezionate, fate un tracciato intorno a quell'immagine, fate fissaggio, imposta, fissaggio. Avremmo potuto fare anche, adesso faccio un tasto destro, avremmo potuto fare, selezionando entrambi, tasto destro, imposta, fissaggio, in maniera molto molto più veloce, ok? Se vogliamo invece tornare indietro, o facciamo CTRL Z ovviamente, oppure facciamo tasto destro, rilascia fissaggio, e lui tornerà ovviamente alla situazione iniziale, ok? Con i nostri due, vedete, i nostri due oggetti completamente separati. Bene, quindi questa è la maniera per ovviamente scontornare determinati oggetti. Il concetto di maschera invece, ragazzi, il concetto di maschera è molto simile invece al concetto del fissaggio, ma prende in considerazione il concetto di maschera. E sapete bene che nel concetto di maschera il nero, ok, il colore nero significa totale trasparenza, il colore bianco totale opacità. Totale opacità vuol dire completa visibilità, ok, dell'immagine, mentre completa trasparenza significa non visibilità dell'immagine stessa, ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io questo mio tracciato lo riempio di nero, anzi lo riempio di bianco prima, facciamo così, io cosa avrò? Avrò la completa visibilità di questa parte qui, e quindi avrò praticamente lo stesso identico risultato del fissaggio, quindi maschera, imposta, maschera, vedete, ha la completa visibilità di questa parte della immagine sottostante, sempre tenendo conto che lui chiaramente vi toglie tutta la parte dell'immagine tranne questa. Faccio un CTRL Z, e se io invece questa parte qui la faccio totalmente, la riempio totalmente di nero, vediamo, quindi un nero completo, un nero perfetto, attenzione, non scuro marrone ma nero, dopo vi spiegherò il perché. Seleziono entrambi e faccio in questo caso un tasto destro per fare prima imposta maschera, boom, vedete? Non appare niente, perché? Perché io ho selezionato questa parte qui, però essendo nera ha la completa trasparenza, quindi non si vedrà niente. Quindi torno indietro. Se io invece volessi fare un colore intermedio, tipo un grigio, se io faccio un grigio, quindi seleziono questa parte, la rendo grigia, lui mi farà una parziale trasparenza. Quindi tasto destro, seleziono entrambi, tasto destro, imposta maschera, vedete? Vedete com'è parzialmente trasparente? Quindi in questo caso poi posso andare a giocare qua, chiaramente però a completa visibilità sarà comunque parzialmente trasparente, proprio perché è un grigio, quindi ha una parziale trasparenza. Torno indietro, e se io invece proviamo ad andare a dargli un gradiente, ok, a questa mia maschera, a questa mia selezione, quindi vado qui su riempimento e faccio una parziale, ok, una parziale trasparenza, e faccio un gradiente, ok, un gradiente, quindi utilizzo il mio strumento gradiente, vado qui, faccio dal bianco al nero, magari lo rendo così, ok, e faccio qui, e vedete, dal bianco al nero. Aggiungo magari un nodo, qua l'abbiamo già visto come si fa, e qui esatto lo lascio di grigio, ok? Vedete proprio che c'è un passaggio dal nero al bianco. Quindi in questo caso io avrò qui una totale trasparenza, e qui avrò la completa opacità dell'immagine. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io faccio così, seleziono tutto, oggetto, maschera, imposta maschera, boom, vedete? Mi ha creato qui la trasparenza, pian piano la visibilità aumenta fino ad avere la completa visibilità qua. Quindi pensate, in questa maniera potete fare, con i gradienti, giocando sulle maschere, potete fare dei bellissimi effetti di sfuocatura, ok, di sfuocatura progressiva alle vostre immagini. Quindi abbiamo visto il concetto di fissaggio e di maschera.
gli effetti su tracciato. Gli effetti su tracciato sono degli effetti che voi potete applicare a tutti i vostri tracciati. Tra i più utilizzati ci sono sicuramente quelli sul testo, ok? Ma possono essere applicati a qualsiasi tracciato voi potete immaginare. Noi adesso vediamo quello sul testo perché è un po' la base per poi capire il concetto, per poi applicarli a tutti gli altri tracciati. Allora, testo, andiamo a scrivere un nostro testo qualsiasi, scriviamo Bologna ad esempio. Allora facciamolo con lo strumento di selezione, un riempimento rosso e andiamo a dargli un contorno con shift nero, ok? Abbiamo questa tipologia di testo che, come ben sappiamo, abbiamo già visto, possiamo andare a selezionare, andare a dare un font diverso, uno stile diverso e ecco, lasciamo questo Algerian che è molto carino e ovviamente una dimensione diversa, insomma potete fare tutte le modifiche che voi volete. Andiamo a spostarlo qui più al centro, lo selezioniamo, lo andiamo a mettere qua. Allora, gli effetti su tracciato. Se noi andiamo a aprire la nostra finestra di dialogo qui sui tracciati, vedete che abbiamo effetti su tracciato. Gestisce, modifica e applica effetti su tracciato. Abituatevi sempre a vedere almeno le prime volte l'indizio rimanendo con il mouse sulla voce. Se noi clicchiamo si apre la finestra, vedete, di dialogo qui sulla destra con gli effetti su tracciato. Cosa vedo? Vedo che praticamente, vedete, io non riesco ad aggiungere, vedete qui il menu a tendina, sto spingendo, non riesco ad aggiungere niente. Questo perché? Perché ricordatevi che non è un tracciato il testo, non è ancora un tracciato. Noi possiamo convertirlo in tracciato andando su tracciato da oggetto a tracciato, oppure in questo caso, visto che abbiamo la finestra di dialogo aperta che ci viene in aiuto, converti testo in tracciato, ok? In questo caso vedete che se io vado qui, vedete che mi ha creato tutti i nodi, ok? Faccio un CTRL Z, se io vado a cliccare su nodo senza averlo ovviamente convertito prima in tracciato, vedete che non ho nodi di nessun tipo, ok? Questa è la discriminante per vedere se si tratta di un tracciato oppure no, oppure potreste vederlo qua in basso. Avendo la finestra aperta, comunque effetti su tracciati, io posso fare direttamente da qui, invece che andare qui nella voce, posso andare a converti testo in tracciati. In questo caso, vedete, è assolutamente un tracciato e lo vedete anche da qua sotto, tracciato 407 nodi in livello 1, ok? Ora posso andare, vedete, ad aprire la mia finestra degli effetti su tracciato. Sono tantissimi effetti che voi potete applicare per andare a modificare la forma del vostro tracciato, quindi io vi faccio vedere ovviamente sul testo perché sono maggiormente utilizzati, ma qualsiasi tracciato voi volete creare anche con la penna Bézier, ad esempio, o la matita o la penna calligrafica, voi potete tranquillamente applicare tutti questi effetti. Ad esempio, vedere il piega, vedi bend, piega un oggetto lungo la curvatura di un altro tracciato. Quindi andiamo a cliccare, lui si apre qui, vedete, col nostro tracciato attivo, andiamo su questo tasto, ad esempio, modifica su disegno. Si aprirà questa curva, vedete, io posso andare a prendere questa curva qui e andare ovviamente a modificare vedete, la curvatura del mio tracciato. Posso andare a fare veramente tantissime modifiche. Qui si aprono le maniglie di Bézier, potete andare ovviamente a fare il tracciato che volete. Voi capite bene che tipologia di manipolazione voi avete in questo caso, ok? Quindi potete fare veramente tantissime modifiche, ok? Ecco, prendiamo ad esempio una scritta di questo tipo. Potete ovviamente applicare più effetti su tracciato, un po' come potete applicare più filtri a un'immagine, potete applicare ovviamente più effetti ad un tracciato. Andiamo ad esempio a prendere prospettiva busta, ok? Prospettiva busta, sempre con lo strumento nodo attivo, perché voi andate a modificare sul disegno l'effetto su tracciato quando avete selezionato lo strumento nodo. Infatti se vado qui, vedete, lui mi fa il normale seleziona, ma se vado su tracciato, vedete, ho l'effetto su tracciato attivo e quindi posso andare ad agire in questo caso su queste maniglie. Ad esempio, vedete, vado a fare una prospettiva in questo caso, riseleziono, vado a fare una prospettiva, vedete, di questo genere. Quindi ogni effetto ovviamente ha la sua tipologia di effetto sul tracciato stesso, ok? Io torno allo strumento di selezione, adesso con questa prospettiva posso andare a fare le mie modifiche ovviamente solite, ok? Molto bene, quindi io posso andare a fare, ovviamente adesso non ve li spiego ovviamente tutti, ovviamente andateli a provare un po' voi, ma il senso è sempre questo: andate ad aprire, selezionate il tracciato e assicuratevi che sia un tracciato e andate ovviamente a selezionare un vostro effetto sul tracciato e poi con le varie opzioni qua oppure direttamente con lo strumento nodo attivo andate a modificare direttamente sul vostro tracciato il vostro effetto. Il problema qual è? Il problema è che soprattutto per quanto riguarda i testi voi non avete più controllo sul testo stesso, cioè se io andassi qui sullo strumento testo vedete che non posso più andare a fare delle modifiche su questo testo qui, ma mi creerà un nuovo testo, ok? E quindi come posso fare se io mi accorgo che invece voglio scrivere un'altra cosa? Beh, in questo caso ci viene in aiuto il clone, cioè cosa significa? Vado a scrivere qui sotto di nuovo Bologna.
ok? Sempre con l'Algerian, sempre con lo stesso riempimento e stroke. Bene, non è ancora, come sappiamo, un tracciato, ma avendo qui l'effetto su tracciato attivo come finestra di dialogo, clicco su clone. Lui cosa fa? Mi crea praticamente un clone, ok, di questo e me lo rende tracciato, vedete? Questo qui è esattamente un clone di questo. Clone cosa significa? Significa che quando io vado a modificare questo oggetto sorgente, l'oggetto clone mi andrà a modificare anche se ci sono degli effetti sopra, ok? Quindi ad esempio, come abbiamo visto prima, vado qui su modifica sul disegno, vado a prendere la mia curva, la mia curvatura, la vado ad esempio a curvare così, poi vado a prendere ad esempio il mio, come abbiamo visto prima, prospettiva busta, sempre con il mio nodo attivo, vedete vado a fare una cosa di questo genere, boom, vado a dargli una sorta di, anzi lasciamolo così che è anche carino, no? Una sorta di prospettiva di questo genere e io mi accorgo, no, non voglio scrivere Bologna ma voglio andare a scrivere, quindi con lo strumento testo, voglio andare a scrivere Bologna 2025. Boh, in questo caso vedete che lui mi è andato a modificare anche il testo del mio clone con gli effetti su tracciato applicati. E poi posso andare a fare ovviamente le mie modifiche del caso, posso andare qui, questo lo posso tranquillamente eliminare, mi rimarrà ovviamente il mio tracciato, il mio nuovo oggetto tracciato con la mia scritta e con gli effetti applicati sopra e quindi posso poi agire direttamente con questo clone modificato dagli effetti. Le estensioni in Inkscape. Cosa sono le estensioni? Intanto si raggruppano in questo menu, vedete qui estensioni. Sono molto simili agli effetti su tracciato che abbiamo già visto, ma sono come dei piccoli plugin, come dei piccoli programmini che agiscono all'interno di Inkscape per creare determinati effetti, ok, su tracciati o su forme. Sono veramente tanti, io ne ho trattati diversi in alcuni video all'interno del mio canale, quindi per andare ad approfondire ovviamente fate riferimento ai video all'interno del canale, per farvi comunque capire come si trattano, come sono, cosa possono fare, vi faccio vedere i più utilizzati che sono i genera da tracciato, okay? Con il quale ovviamente andiamo ad agire su determinate forme tracciati. Andiamo ad esempio a creare prima con la penna di Bezier un tracciato di questo genere molto molto semplice, senza riempimento, ok, quindi proprio solo tracciato. Andiamo con lo strumento nodi a renderlo un pelo più armonioso, ok, così è molto poco fluido, ecco così è già più fluido, e andiamo a creare una nostra forma, ok, quindi andiamo a creare magari un'ellisse, un cerchio, ecco facciamo un'ellisse di questo genere qua e andiamo con il riempimento e contorni, ok, così vediamo un po' come si lavora, andiamo a dargli una colorazione gradiente, ok, in questo caso possiamo dare quello che vogliamo, colorazione gradiente, andiamo magari dal blu, quindi in questo caso verso questo blu qua, andiamo a dare un giallo magari, quindi andiamo verso questa parte qui e andiamo a dare questo giallo abbastanza intenso, ok, bene, e creiamo anche due punti intermedi, magari così, giusto facciamo un doppio clic e abbiamo creato questo passaggio, vedete, intermedio, facciamo uno zoom dal blu al giallo, all'ocra. Bene, cosa dobbiamo fare? Utilizziamo un'estensione di questo genere. Andiamo a selezionare entrambi, ok, quindi tracciato e forma, e andiamo su, come abbiamo visto, estensioni, genere da tracciato. Possiamo anche andare qui, galleria estensioni, ci apre una galleria tipo quella dei filtri che abbiamo già visto, nella quale ovviamente sono raggruppate e qui ci fa vedere le anteprime di quello che poi verrà fuori. Genere da tracciato, distribuisci lungo il tracciato, facciamo un esegui, andiamo qua e clicchiamo su anteprima diretta. Vedete che lui ci ha posto questa forma ed è importante che questa forma, ovviamente quella che vada sul tracciato, sia nel livello superiore, ok? Quindi sia creata dopo, ok? Sia creata per ultimo, altrimenti il tracciato andrebbe sopra al cerchio. Quindi andiamo a posizionare questo tracciato qui. Possiamo fare ovviamente segui orientamento tracciato e quindi vedete che i vari cerchi si seguono l'andamento, no? Del tracciato, quindi anche vedete il gradiente, quindi si può creare veramente degli effetti molto molto carini e possiamo andare a ridurre la spaziatura delle copie, ad esempio un meno 20 e quindi lui aumenterà il numero delle copie, vedete? Create, possiamo fare un meno 40 ad esempio, fino a creare un vero e proprio flusso continuo. Qui ci dice che è troppo, vedete? È troppo poca la distanza, quindi magari andiamo a creare un meno 30, vediamo se meno 30 lo accetta. Sì, vedete, quindi lui ci ha creato questa bella forma 3D, ok? Qui possiamo mettere 0, ad esempio, ok? E qui vediamo che abbiamo, qui si può fare una proiezione, ad esempio mettiamo 20,
vedete ci sposta, vedete c'è una proiezione spostata rispetto al tracciato, adesso mettiamo 0 e vedete la trama originale sarà clonata. Cosa vuol dire? Vuol dire, adesso facciamo un'applica, vuol dire che noi ovviamente possiamo andare quindi a posizionare su qualsiasi tracciato una qualsiasi nostra forma, dandogli anche l'orientamento, e noi possiamo andare a cambiare la nostra forma iniziale e ovviamente tutto il tracciato andrà ovviamente ad essere cambiato. Se gli diamo un gradiente differente, quindi andiamo su riempimento, andiamo qui su gradiente, andiamo ad esempio a, vedete, dal rosso al verde, lui chiaramente mi farà questo passaggio dal rosso al verde, quindi ovviamente saranno tutti cloni di questo primo oggetto, quindi veramente molto molto interessante. Pensate di poter mettere le forme su qualsiasi tracciato voi create, quindi veramente molto molto comodo. Andiamo ora a creare ad esempio altri due tracciati, quindi andiamo da magari un cerchio e andiamo a creare una stella. Ok, andiamo a creare una stella più o meno della stessa grandezza, la andiamo a mettere qua, la stessa altezza con i centri, vedete ci aiutano le linee. Questa magari il cerchio lo facciamo di azzurro. Ok, da un cerchio azzurro ad una stella rossa. Cosa facciamo noi? Andiamo a prendere questi due oggetti, andiamo sempre sulle nostre estensioni che sono qua, vedete già aperte, vedete che qui abbiamo tutti i tab con tutte le funzioni che abbiamo aperto precedentemente, e facciamo un'interpola tra tracciati, quindi facciamo esegui e qui abbiamo, vedete, abbiamo l'interpolazione, quindi se facciamo anteprima diretta, ovviamente lui ci dice ok, devi trasformarli in tracciati, giustamente perché io non li avevo trasformati in tracciato, quindi tracciato da oggetto tracciato, e vedete che qua infatti li abbiamo trasformati, due oggetti selezionati di tipo tracciato di base. Andiamo a fare un esegui e in questo caso facciamo l'anteprima e vedete che lui ci ha creato questo passaggio, vedete, questo passaggio di interpolazione tra un oggetto e quell'altro, e possiamo ovviamente andare a diminuire ad esempio il numero di passi di interpolazione, quindi il numero delle copie, andiamo per esempio a 10 e vedrete proprio, il passaggio, il morphing da una parte all'altra, quindi molto molto carino per creare degli effetti molto molto interessanti. Magari mettiamo un 20, facciamo un po' più fitto, esatto, molto molto carino. Qui ovviamente andiamo a interpolare anche lo stile, ma se togliamo il flag ovviamente ci manterrà lo stile iniziale per tutta l'interpolazione, ed esponente ci dirà ovviamente in che direzione, è come se ci desse la velocità del passaggio di interpolazione, no? Quindi se noi andiamo a cliccare ad esempio su 10, vedete che lui è molto più fitto come maglie all'inizio per andare poi a diradarsi. Se mettiamo ad esempio meno 10 sarà il contrario. Se andiamo a 0,5 ad esempio, lui sarà invece in questo caso, vedete, più lento all'inizio e poi andrà pian piano ad aumentare la velocità dell'interpolazione. Quindi veramente anche in questo caso, qui facciamo interpola anche gli stili, sarà veramente un passaggio, un'interpolazione tra una forma ed un'altra, un tracciato ed un altro, pensate a quale possibilità vi permette di fare, quindi veramente molto molto carino. Clicchiamo su applica e chiudiamo. Un altro che vi voglio fare vedere, in questo caso si può fare su qualsiasi tracciato, ma lo facciamo su questo oggetto, quindi questa scritta, andiamo a prenderla, andiamo a mettere qua e andiamo su, e lo rendiamo ovviamente un tracciato, quindi tracciato da oggetto tracciato, e sempre qui nella nostra finestra di dialogo delle estensioni, oppure potremo andare qua, andiamo su proietta ombra, andiamo su proietta ombra, lui ci aprirà ovviamente la finestra di dialogo e vedete che qua possiamo fare l'anteprima diretta e lui ci creerà la ombra, vedete l'ombra direttamente dal nostro oggetto. Possiamo fare la lunghezza di 5 ad esempio, l'angolo possiamo variarlo, possiamo fare di 45 gradi, clicchiamo su invio, lui ci aggiornerà l'anteprima. Riempi l'ombra se abilitata degli oggetti selezionati con il colore del contorno, quindi ovviamente il contorno era nero, quindi avrà l'ombra nera, altrimenti farà l'ombra esattamente dell'oggetto, quindi l'ombra gialla contornata di nero. Quindi avete diverse possibilità. Se facciamo riempi l'ombra con il contorno, noi possiamo fare applica, ok, e chiudiamo, poi ovviamente sarà un oggetto unico, ma formato da due oggetti, cioè l'unione di due oggetti in realtà. Infatti se noi facciamo così e facciamo un oggetto dividi, noi vedremo che avremo i due oggetti, vedete, sia la scritta iniziale che l'ombra separati, quindi possiamo fare veramente effetti di vario tipo. Questi ragazzi sono le estensioni, sono 3 esempi di estensioni, vi ripeto ci sono tantissime veramente tipologie di estensioni, vi rimando ai video all'interno del canale per andare a vedere le più utilizzate.
la vettorializzazione delle immagini, ovvero il trace bitmap in Inkscape. Fondamentale, ragazzi, questo strumento, forse il più importante in Inkscape, perché ci permette di vettorializzare. Sapete bene che Inkscape è un programma di vettorializzazione, un programma che tratta immagini vettoriali. Come vi dicevo, la differenza tra un'immagine raster, quindi un JPEG, una GIF, è il fatto che le immagini raster sono immagini formate da pixel, mentre le immagini vettoriali sono ovviamente formate da poligoni. Questo permette loro di essere ovviamente più stilizzate, meno belle da vedere, ma hanno il grosso vantaggio che possono essere rimpicciolite o ingrandite in maniera infinita senza alcuna perdita di qualità, proprio perché sono formate da poligoni, quindi da formule matematiche, ok? E quindi sono adattissime per loghi, biglietti da visita, progetti per macchina a controllo numerico, stampatrici, incisori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi fondamentale importanza ovviamente è la vettorializzazione delle immagini. Io ho importato questa immagine bitmap, ok, che è la solita che utilizziamo, l'ho utilizzata per un mio tutorial in DaVinci Resolve. Allora, come andiamo a vettorializzare? Vedete che è un'immagine bitmap, perché io vado ad aumentare, vedete come si sgrana, no? Come fa l'effetto pixel. Io voglio evitare questa cosa, quindi devo andare a vettorializzare. Tasto destro e faccio un vettorializza bitmap, oppure posso andare qui in tracciato, vettorializza bitmap, mi apre la mia finestra di dialogo. Vedete che qui ho tre tab: scansione unica, multicolore, pixel art. Scansione unica mi fa una scansione unica della mia immagine, multicolore mi fa più scansioni della mia immagine e pixel art serve principalmente per la scansione delle immagini pixel, ok, in pixel art. Scansione unica, la scansione unica che ha diverse modalità di rilevazione, no? Quindi di scansione, quindi soglia, luminosità, rilevamento bordo. Avete la preview direttamente qui sotto di quello che può avvenire e avete ovviamente la soglia, no? Quindi più andate a aumentare la soglia, più ovviamente varierà il bordo. Ad esempio, se facciamo rilevamento bordo, qui c'è la quantizzazione colore, autotrace, eccetera. Autotrace vi farà un po' tutte le impostazioni in automatico. Se andiamo su rilevamento bordo, ad esempio, questo è molto carino, se noi facciamo su applica, ok, cosa facciamo? Vedete che lui mi ha fatto una variazione, io prendo, perché mi è andato esattamente sopra la mia scansione, la porto qui, vedete, prendo e la metto qua. Vedete che mi ha creato questa immagine, vedete che è formata da poligoni, cioè è formata da forme. Queste forme qui, se io vedete le aumento in maniera infinita, non mi perderanno mai di qualità, e nemmeno se la vado a rimpicciolire. Quindi questo vuol dire che è perfetta per loghi dove io vado a stampare anche su cartellone pubblicitario o su piccole spille, magari non rimarrà sempre lo stesso identico logo senza perdita di qualità, quindi veramente fondamentale. Poi, essendo formato da poligoni, ovviamente andrà benissimo per le macchine, salvato nel giusto formato, andrà benissimo per gli incisori laser, per le macchine a controllo numerico. Molto bene. Cancello la mia scansione, ritorno sulla mia immagine, vedete che qui mi riappare la mia immagine vettorializzata, almeno l'anteprima, e vado su multicolore. Il multicolore vedete che è una scansione molto più precisa, proprio perché fa più scansioni. Vedete che qui abbiamo il numero delle scansioni e possiamo avere altre importanti regolazioni, tra cui l'impilate. Vedete, scansione della pila verticale senza interruzioni invece che in serie, solitamente con interruzioni. Abbiamo la sfumatura che applica un effetto Gaussian-Belair alla bitmap, e ovviamente anche il rimuovi sfondo, che può essere molto utile. E qui abbiamo delle soglie, soglia per quanto riguarda le macchie, gli smussangoli e l'ottimizza. Magari mettete un ottimizza abbastanza alto, quindi provo a ottimizzare i tracciati unendo segmenti curvi Bézier adiacenti. Quindi state ovviamente attenti, perché questo vi rende più fluido, ma potrebbe storpiarvi l'immagine. Magari tenetelo così, poi fate delle prove ovviamente. Avete poi i colori, vi fa ovviamente una scansione riguardante i colori, tenendo presente ovviamente i colori. Vi fa una scansione su scala di grigi, quindi multi scansioni su scala di grigi, e l'autotrace, che è più lento, mi fa tutto in automatico. Andiamo ad esempio su colori, andiamo a prendere una bella quantità di scansione, chiaramente sarà più, andiamo sui 70, sarà ovviamente più lento, ma sarà più preciso, no? Perché lui andrà ovviamente e andiamo a impilarle, andrà ovviamente a fare 70 scansioni, tutte una sopra l'altra, le andrà a impilare, ok? Quindi mi creerà un gruppo fondamentalmente di tracciati, ok? Andiamo a clicchiamo su applica e lui, vedete, ha la progressione, ci metterà di più rispetto a prima ovviamente, ma ci creerà ovviamente un effetto sicuramente più bello da vedere. Ed ecco, quando scompare l'anteprima vuol dire che la nostra vettorializzazione è stata completata. Faccio un CTRL, uno zoom out, prendo la mia scansione, la vado a mettere esattamente qua sotto. Vedete che, adesso la metto qua, vedete che se io faccio uno zoom sulla mia immagine vettorializzata, vedete come è formata da poligoni, vedete come è più stilizzata.
e vedete che se io vado ad aumentare la dimensione, lui non mi va a variare, mi va a variare ovviamente queste forme in formule matematiche, quindi non mi perderanno mai, vedete, non mi farà l'effetto pixel, non mi perderanno mai di qualità dell'immagine. Torno indietro. Chiaramente se andate vicino vedete ovviamente la stilizzazione, guardate la mano che carina, la stilizzazione ovviamente vedete, ma se ovviamente la prendete da lontano, vedete un po' da lontano, vedete che l'immagine risulta essere molto molto ben fatta, e questa può essere utilizzata tranquillamente per macchina a controllo numerico, ovviamente che vi vanno a stampare il logo, vi andrebbero a stampare questo logo in maniera veramente corretta e precisa, proprio perché è formata da formule matematiche. Quindi questa è una immagine, esempio, adatta per loghi. Io poi ovviamente posso tranquillamente fare una cosa di questo genere, ad esempio voglio prendere solamente il mio maghetto, adesso vado così proprio in maniera molto imprecisa, vado a creare la mia forma, ovviamente il mio tracciato sopra il mio maghetto, e posso fare, andando a selezionarle entrambi, come abbiamo visto, tasto destro, imposta fissaggio, boom, mi è andato a creare ovviamente solamente, qui ovviamente andava fatto meglio il tracciato, però avete capito che tutto intorno al maghetto ovviamente, però avete capito cosa si può fare, si può prendere, dopo si può estrapolare l'immagine vettorializzata e andare a utilizzare esclusivamente come logo. Quindi questa, ragazzi, è una delle funzioni fondamentali di un programma di vettorializzazione. Voi potete andare a modificare, ad esempio con GIMP, questa immagine qui, renderla così bella, e poi dopo andare in Inkscape, importarla e fare un trace bitmap e renderla vettoriale per andarla poi ad utilizzare in tutti i vostri progetti che necessitano di grafica vettoriale. Ho fatto un video che è il più visto al momento all'interno del canale, che parla proprio di questo tipo di lavoro, quindi nel caso andatevelo a vedere. Continuiamo la nostra carrellata degli strumenti qui sulla barra degli strumenti sulla sinistra in questo nostro corso completo di Inkscape, spero che vi stia piacendo, e andiamo a vedere lo strumento gradiente a maglie. Vedete, strumento gradiente a maglia, che noi lo troviamo ovviamente anche qui in oggetto riempimento e contorni, sempre all'interno della nostra finestra di dialogo, e lo vedete direttamente qua, vedete gradiente a maglia. Prima avevamo visto lo strumento gradiente radiale e gradiente lineare. Il gradiente a maglia, cosa fa il gradiente a maglia? Vi fa praticamente, vi crea questa maglia all'interno dell'oggetto, dove voi potete andare a selezionare i nodi, andare a cambiare, ad esempio potete selezionare più nodi, andare a cambiare il colore intermedio, ok, all'interno proprio della forma. Quindi ad esempio qui lo mettiamo così, vedete, potete andare proprio a variare, vedete, la forma stessa del colore del gradiente, ok? Quindi veramente vi permette di fare, proviamolo anche qui, vi permette di fare veramente dei gradienti di ottima fattura, vedete? Potete andare a prendere ad esempio questi, li rendete di questo colore, questi altri li andate a mettere di rosso, e vedete che potete fare andando a modificare anche la forma, vedete, del gradiente all'interno della forma stessa, quindi veramente andate a creare degli effetti visivi e cromatici molto interessanti. Potete variare anche, vedete, proprio l'onda del gradiente all'interno della forma stessa, ok, guardate che bello così. Quindi veramente vi permette di avere un controllo sul gradiente molto superiore attraverso questi nodi. Lo strumento ovviamente di contagocce, se avete seguito i miei video su GIMP o qualsiasi altro programma di fotoritocco, sapete bene che vi va a prendere, no, un colore dello schermo, e l'ultimo oggetto selezionato andrà ad essere colorato, vedete, in totalità di quest'ultimo colore che io vado a campionare. E se vado a tenere spinto e fare una cosa di questo genere, lui mi farà una media dei colori, vedete, quindi mi colorerà il mio ultimo oggetto selezionato con la media dei colori che io vado a selezionare, quindi molto interessante, ok? Per esempio guardate questo, vi va a creare questa media di colore di questo cerchio di campionamento. Diverso invece è lo strumento secchiello, con il quale io vado a colorare una zona, vedete, tutta una forma senza interruzioni, quindi in questo caso non l'intera forma, ma solamente dove va a interrompersi, e io vado anche a creandomi tra l'altro una forma a sé stante, ok? Perché vedete, io vado a creare proprio questa forma qui, cioè il pennello mi crea proprio una forma dal riempimento. Posso andare a riempire tra l'altro anche delle forme, vedete, degli interni, ok? E creandomi anch'esso una forma a sé stante. Quindi è molto interessante, perché voi potete andare a creare delle forme dall'intersezione vuota di altre forme, andarle a riempire anche con una colorazione. Poi questo ovviamente può essere tranquillamente utilizzato per essere ovviamente modificato a sua volta, quindi avete veramente un controllo molto importante. Se voi
ovviamente sapete padroneggiate, sapete utilizzare bene tutti questi strumenti, chiaramente capite bene la potenzialità della manipolazione delle forme con questo tipo di strumenti e soprattutto con questo tipo di programma e la velocità con cui voi potete farlo. Tra l'altro, se facciamo uno zoom, voi avete anche delle possibilità, ad esempio, di andare a fare vedete uno shrink, quindi andare a intrudere ed estrudere, vedete in questo caso, quindi fare una selezione minore rispetto all'area selezionata, oppure se andiamo invece a mettere ad esempio 2 e noi andiamo a fare una selezione, vedete che lui vi farà il bordo esterno, quindi andrà ad estrudere la nostra selezione per creare ovviamente una forma a sé stante più grande rispetto a quella ovviamente di riempimento. Sono tutte queste opzioni che poi ovviamente potete andare a studiarvi una volta che avete capito chiaramente l'utilizzo dello strumento. Continuiamo la nostra carrellata dei nostri strumenti sulla barra degli strumenti e continuiamo con gli strumenti spray e ritocco. Iniziamo con lo strumento spray, spruzza, copia o clone degli oggetti. Quindi andiamo a creare un nostro oggetto, magari andiamo a creare una stella di colore giallo, ok, con riempimento giallo e contorno nero. E andiamo a fare spray, strumento spray. Lo strumento spray spruzza, copia o clone degli oggetti. Quindi qui abbiamo la solita barra delle regolazioni dello strumento e vedete abbiamo qui spruzza copia della selezione iniziale. Quindi se io vado a spingere, vedete il mio mouse, vado a spruzzare delle copie, quindi molto molto carina come cosa. Io chiaramente posso aumentare il numero di copie, faccio 40 ad esempio, quindi mi andrà a sparare molte più copie alla pressione del mouse. La larghezza ovviamente, se noi andiamo sopra, la larghezza dell'area di spruzzo è relativa all'area di lavoro visibile. Andiamo a mettere ad esempio un 2 e quindi lui mi farà copie molto più ristrette, vedete? Se andiamo a rimettere magari un 5. Possiamo selezionare la rotazione, quindi ovviamente andiamo a ruotare. Possiamo andare a selezionare la scala, quindi vedete, le farò ovviamente è una variazione in percentuale, quindi se io faccio 50 ad esempio, mi spruzzerà delle copie di dimensioni diverse, vedete in percentuale. La dispersione chiaramente che sarà l'aumento della dispersione degli oggetti spruzzati, quindi se io metto ad esempio 5, ovviamente mi andrà a disperdere maggiormente, vedete adesso faccio un po' di CTRL Z per pulire un po' la zona e qui posso ovviamente andare a selezionare il focus ovviamente che è 0 per spostare un puntino, aumenta per allargare il raggio dell'area e poi posso andare adesso non ve li faccio vedere tutti, ovviamente avete già capito di cosa si tratta. Io qua posso limitare anche applica su zone non trasparenti, applica su zone trasparenti, non sovrapporre colori differenti, quindi ovviamente se ho più colori non mi andrà a sovrapporre forme dello stesso colore e qui evita ad esempio la sovrapposizione degli oggetti, vedete, quindi io anche se vado sopra non mi dipingerà l'oggetto finché io non vado a cambiare posizione, ok, in maniera tale che non sia sovrapposta. Quindi ho veramente tante possibilità. La differenza, faccio un po' di CTRL Z, la differenza, qui riporto il giallo, la differenza invece di cloni, in questo caso se io vado, vedete qui, a spruzzare, a differenza delle copie, è che io in questo caso se vado a variare, vedete, la mia immagine iniziale, la mia selezione iniziale, tutti i cloni mi andranno a cambiare, cose che invece con le copie non sarebbe successo, quindi veramente molto interessante, fermo restando ovviamente tutte le altre fondamentali opzioni dello strumento spruzza. Una volta che noi abbiamo, adesso qui riporto all'inizio, una volta che noi abbiamo, adesso sparo altre 2 o 3 copie, in maniera tale da avere più possibilità di farvi vedere quello che è invece lo strumento ritocco. Ritocca oggetti scolpendoli o ridipingendoli. Se io vado a cliccare su questo pulsante, io cosa vado a fare? Con questo, ad esempio, sposto gli oggetti in qualsiasi direzione. Al movimento del mio mouse, vedete, anzi prima li vado a selezionare, al movimento del mio mouse, quindi io devo sempre selezionare gli oggetti, ovviamente, vedete, lui mi va a spostare proprio come io li sto, adesso sto tenendo spinto, proprio come io, nella direzione in cui io spingo, in cui io porto il mouse, ok? E quindi questi mi andranno a variare invece la tipologia di spostamento. Questo ad esempio, vedete, muove gli oggetti verso il cursore, quindi vedete, se io faccio così me li muove verso il cursore. Se io invece clicco, questo muove gli oggetti in direzione casuali, me li sposterà, vedete, in maniera totalmente casuale. Riduce gli oggetti con maiuscoli allarga, adesso qui aumento a 50 perché altrimenti non si vedrebbe, aumento la forza ovviamente del mio ritocco, vedete, vado a ridurre e invece tenendo spinto maiuscolo faccio il contrario, vado ad aumentare, vedete, vado a ridurre e vado ad aumentare, quindi mi sposta in questo senso, ruota gli oggetti con maiuscolo in senso antiorario, quindi così in senso orario e se tengo spinto maiuscolo in senso antiorario, vedete.
Quindi avete già capito, potete provare voi tranquillamente questi tasti, guardate l'indizio, andate e provate, fate delle prove sulle vostre copie o sui vostri cloni. Vi faccio vedere anche lo sfoca gli oggetti selezionati con maiuscolo, riduce la sfocatura. Se vedete faccio così, mi va a sfocare, vedete, se io tengo spinto invece maiuscolo mi va a rimettere a fuoco il mio oggetto, vedete? Qui ovviamente avete la larghezza, come ho visto prima, la larghezza dell'area di ritocco, la forza, come vi dicevo, chiaramente per andare a rinforzare o diminuire la forza del tocco stesso. Ed eccoci arrivati allo strumento gomma. Lo strumento gomma cancella oggetti o tracciati, maiuscolo più E, è la shortcut da tastiera, e vedete che inizialmente avete solamente 3 opzioni. La prima è cancella oggetti toccati dalla gomma. Io faccio uno zoom, ho sparato, vedete, ho spruzzato, come abbiamo visto prima, queste stelle, e qui ho importato questa solita nostra immagine perché ci servirà. Allora, la prima modalità, come vi dicevo, cancella oggetti toccati dalla gomma. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io vado a toccare una sola parte dell'oggetto e lui me la cancellerà. Quindi in maniera molto veloce noi possiamo andare a fare veramente una cancellazione senza stare lì a cancellare tutto. Ad esempio questa stella grande io posso fare così, vedete, solamente toccarla e lui me la cancellerà. Adesso faccio un CTRL Z. Molto interessante invece la seconda e la terza opzione. La seconda opzione che vedete riprende un po' quello che è lo strumento forma, vedete, crea forme, e quando io vado a cliccare mi dà tutte queste opzioni in più. Taglia tracciati e forme in parti. Molto interessante questo, perché io posso andare a fare faccio uno zoom, posso andare a fare un taglio, ok, all'interno della nostra forma, boom, vedete, e lui mi andrà a tagliare esattamente la nostra forma in 2 o più parti, e selezionandola, facendo un tracciato separa, io avrò separato le mie 2 parti, anzi in realtà di più, vedete, sono anche queste piccoline, questo perché c'è un leggero tremolio. Molto molto interessante strumento gomma. Torniamo qua. Abbiamo ovviamente la larghezza del tratto, vedete, boom, abbiamo veramente una possibilità di andare a fare le modifiche che vogliamo alle nostre forme andandole a tagliare direttamente. La cosa bella è che, vedete, avendo attivato questo tipo di pulsante, io posso andare a tagliare le mie forme ma non immagini, vedete, mi ha tagliato queste parti ma non la mia immagine. Questo perché questo taglia solamente forme e tracciati. Io posso andare a fare anche, cliccare questo, separa gli oggetti tagliati. Quindi io posso andare, boom, fare così e lui ovviamente me l'andrà in questo caso a separare automaticamente, vedete, senza bisogno di fare separa. Quindi molto molto interessante. Se io voglio andare ad utilizzare lo stesso tipologia di lavoro anche sulle immagini, devo andare, come avrete già capito, strumento gomma, terzo tasto, fissa da oggetti, quindi è come se usassimo il fissaggio. Quindi io boom andrò col mio taglio e lui mi andrà a tagliare, vedete, la mia immagine. Chiaramente questo non è un tracciato, quindi non avrò la separazione dei tracciati, mi è solamente andato a fare un fissaggio, quindi mi è andato solamente a cancellare, a rendere trasparente praticamente questa parte, ok? Mi ha fatto probabilmente un fissaggio. Molto molto bene. Io chiaramente potrei andare a fare un lavoro di questo genere, quindi con la gomma vado ad aumentare, faccio un 50 ad esempio e vado a tagliare ad esempio tutta la mia parte tranne il mio foglio ad esempio, ok? Boom. Quindi posso fare così, vado a tagliare tutto il resto e rimango solamente con il mio foglio. Adesso io chiaramente non lo faccio tutto, ma per farvi capire, no? Quindi è una modalità anche questa di fissaggio tramite gomma, ok? Quindi posso andare comunque a scontornare piccole parti direttamente così. Faccio un CTRL Z, nella gomma ho varie, come vi dicevo, ovviamente possibilità, il diradamento, quindi se io metto 20 ovviamente avrò un taglio, vedete, avrò un diradamento del mio taglio. Se io faccio estremi a 20 ho un tipo, vedete, ho gli estremi che saranno a punta, posso aumentare il tremolio a 50, quindi boom, vedete che faccio il mio tremolio all'interno della mia sezione, e un'inerzia, se io metto 20 avrò un ritardo, vedete, anzi aspettate, mettiamo a 0 altrimenti non si capisce, qui mettiamo a 30, avrò un ritardo, vedete, nella mia costruzione della linea, quindi avrò delle linee molto molto più smooth, molto più smussate, ok, in questo caso. Quindi possibilità con la nostra gomma, vado a riselezionare tutto, possibilità con la nostra gomma di andare direttamente a tagliare e a separare
le nostre forme, no? I nostri tracciati direttamente con un unico strumento, quindi di andare a tagliare e andare a separare direttamente. Quindi pensate anche in questo caso alla potenzialità ovviamente del nostro strumento gomma per creare le forme che più ci piacciono, veramente molto molto potente. L'ultimo tra gli strumenti che vedremo qui nella barra degli strumenti è quello dello strumento pagine, crea e modifica pagine nel documento. Abbiamo già visto che noi possiamo fare le selezioni all'interno di proprietà del documento, ovviamente quindi abbiamo tutte le regolazioni della nostra pagina, del nostro documento, ma qui velocemente possiamo andare a gestire le nostre pagine, ad esempio creare più pagine, andare a modificare i margini, andare a creare la dimensione stessa della nostra Canva, cioè del nostro foglio. Ad esempio, se clicchiamo qui vedete bene che qui risulta selezionata la nostra unica Canva, il nostro unico foglio, e io posso andare a, ad esempio, duplicare la mia pagina, quindi vedete creo una seconda pagina, vedete 2 di 2, adesso è selezionata questa pagina, e all'interno di questa pagina posso fare varie modifiche. Voglio ad esempio renderla grande come normalmente è un libro, quindi una 5. Vado a selezionare la mia dimensione che preferisco. Posso andare a muovere direttamente queste maniglie tonde che sono i margini. Vedete, posso andare a customizzare i miei margini, ok? Io posso andare ovviamente a modificare anche in questa finestra, chiaramente, e posso ad esempio andare a prendere la mia pagina e spostarla all'interno della mia zona di lavoro, ok? Posso andare a fare tutti gli spostamenti che preferisco per essere più agevolato nel mio progetto. Vado a creare di nuovo un'altra pagina, quindi mi creo un doppione della prima, e se io volessi andare a creare una forma dentro, vado a crearla, vado a creare questo bel cerchio, lo vado a selezionare con il mio strumento di selezione. Vedete che io posso sia agganciarlo se ho lo snap attivato, sia ai margini sia ai bordi stessi della pagina. E se io volessi, tornando qui nello strumento pagine, ho questa pagina selezionata, se io volessi andare a spostare sia la pagina sia tutte le forme che ho dentro, vado a cliccare su questo tasto. Prendo la mia pagina, la sposto e vedete che vado a spostare contemporaneamente tutto ciò che è contenuto. E se io invece volessi fare non così, ma volessi spostare solamente la pagina sotto lasciando le forme dove sono, ovviamente avete capito, deselezionerò questo tasto, vado a prendere la mia pagina, vado a spostare e la mia forma rimane, vedete, nella sua posizione iniziale. Rimetto qui la pagina e quindi avete con questo strumento pagine una rapida possibilità di andare a modificare sia il numero delle vostre pagine, sia i margini, sia spostare nello spazio tutte le pagine del vostro documento. Salvare ed esportare in Inkscape. Arriviamo alla pagina finale di questo nostro super corso, di questa full masterclass su Inkscape, e siamo arrivati alla sezione in cui dobbiamo andare a salvare o ad esportare tutto il nostro progetto, tutto quello che noi abbiamo fatto. Come si fa? Allora, intanto salvare, come in molti programmi, ovviamente anche come GIMP ad esempio, differenzia tra il salvataggio, dove tu salvi praticamente il progetto e in cui ovviamente ti mantiene tutte le informazioni del progetto che hai elaborato in Inkscape, quindi tutti i livelli, tutte le forme, eccetera, quindi puoi ritornare prendo il file successivamente, torni esattamente dal punto in cui l'hai lasciato, puoi continuare il tuo progetto con tutte le modifiche. In quel caso si fa con salva come progetto, salva come file, ok? Abbiamo le varie estensioni, quelle di default ovviamente Inkscape SVG Scalable Vector Graphics, quindi è un formato vettoriale che mantiene la vettorializzazione delle immagini, quindi quello che abbiamo imparato durante questo corso. Abbiamo varie possibilità di andare a salvare in diversi formati, anche PDF, che è comunque un formato vettoriale, vari profili di Scalable Vector Graphics, eccetera, anche ad esempio per DXF, per i plotter, eccetera, eccetera. Chiaramente quello di default è Inkscape. Se andiamo, ripeto, a salvare in questo formato e riaprendolo, ci ritroveremo esattamente nel punto in cui abbiamo salvato il progetto. Ma se noi volessimo invece utilizzare un formato più comune, un formato immagine comune tipo JPEG e PNG, ovviamente in quel caso in cui ovviamente non mi mantiene i livelli ma mi fa solamente vedere l'immagine finale che poi posso elaborare con altri programmi di photo editing, in questo caso non dovrò fare salva come, ma dovrò fare esporta, ok? Esporta questo documento o una selezione con un'immagine PNG o altri formati. Clicco e mi appare in automatico questa finestra di dialogo esporta, che abbiamo imparato ovviamente a conoscere. Perché io ho fatto tutte queste forme? Perché abbiamo varie modalità in cui noi possiamo andare ad esportare il nostro progetto. Vedete che ci sono questi tab: documento,
documento, anzi adesso seleziono questa mia stella, ok? Attenzione, ho selezionato solo quella grande, non quella piccola, dopo vi farò vedere perché. Vedete che ci sono alcune parti che sbordano fuori dalla pagina, vedete, tipo questo rettangolo giallo o questa stella, vedete, esce fuori dalla pagina. Questo mi serve per farvi capire alcune cose. Se io vado a salvare il documento, vedete, prendo tutto il progetto, comprese le aree esterne alla mia immagine, vedete? Scusate, alla mia pagina, vedete, quindi mi salverà anche questo e ovviamente mi farà lo sfondo in trasparente, ovviamente se mantengo il PNG, ok? Se clicco su pagina invece lui mi andrà solamente a salvare gli oggetti presenti e le parti di oggetti presenti all'interno della pagina stessa. Vedete che infatti qui che abbiamo la preview, vedete, di quello che andrà a essere il nostro salvataggio, vedete che c'è la stella tagliata e il quadrato tagliato. Infatti se io sposto questo così, vedete, vedete che lui mi va proprio a tagliare, cioè mi salverà solo questa parte. Adesso riporto la selezione sulla stella e quindi tutto quello che è esterno, tipo questo, non verrà salvato. Io chiaramente posso andare a modificare, come abbiamo visto con la mia pagina, posso andare a modificare ad esempio la dimensione della mia pagina e quindi in questo caso, vedete, lui mi andrà a salvare tagliandomi anche in questo caso il cerchio, perché la pagina finirà qui. Faccio un CTRL Z, ritorno alla selezione della mia stella e se io facessi selezione, vuol dire che ovviamente, come avrete già capito, mi salverà solamente gli oggetti selezionati. Attenzione, io ho selezionato solo la stella, ma vedete che lui mi salva anche questa piccola stella qui. Perché? Perché non ho flaggato questo. Se io flaggo questo, vedete che scompare la mia stellina. Quindi con questo io andrò a prendere tutti gli oggetti all'interno della mia selezione, anche se non sono selezionati. Invece con questo andrò solamente a esportare quello che io ho selezionato, quindi in questo caso la stella azzurra e nella sua totalità, perché non mi prenderà conto della pagina. Ok? Io chiaramente posso salvare in PNG. Sapete bene che il PNG mantiene il canale della trasparenza, quindi mantiene il canale alfa, quindi avrò lo sfondo trasparente. Se dovrò fare un logo, questo sarà una buona cosa. Voglio andare a cambiare il mio colore di sfondo, invece, ad esempio, clicco qua, vado ad esempio sul rosso, ok? E vado a dargli questo bel rosso di sfondo, ok? Quindi salverò questa parte qua. Chiaramente io posso selezionare varie altre tipologie di formati. PNG, come vi ho detto, mantiene il canale della trasparenza, se c'è la trasparenza, sempre SVG, perché chiaramente possiamo utilizzarlo in programmi vettoriali e questo mantiene la vettorizzazione dell'immagine. Se io elaboro un'immagine vettoriale e poi la trasformo in PNG o JPEG, mi perderà la vettorializzazione, quindi se io vado, cioè me la trasformerà in pixel, non più in poligoni, quindi se io vado ad ingrandirla mi farà l'effetto pixel, quindi mi perderà di qualità. PDF e JPEG abbiamo i formati ovviamente più comuni, quindi avete tutte le possibilità per esportare al meglio tramite la finestra di dialogo dell'esportazione il vostro documento. Bene ragazzi, abbiamo visto una full masterclass, un corso completo di Inkscape, abbiamo visto tutte le interfacce, tutti i principali strumenti, le principali forme, come interagiscono tra di loro, sia tramite le funzioni booleane, sia tramite lo strumento di creaforme. Abbiamo visto il trace bitmap, abbiamo visto quindi come vettorializzare un'immagine, abbiamo visto come creare e trattare i tracciati, abbiamo visto come esportare tutto il nostro progetto o tutto il nostro lavoro. Quindi ragazzi, un video veramente importante, un corso completo. Se avete seguito dall'inizio alla fine, sicuramente partendo da zero, ora avete tutte le basi e anche di più per iniziare ad approfondire questo meraviglioso programma di grafica vettoriale. E quindi iscrivetevi al canale, sapete che all'interno del canale ci sono tantissimi video su Inkscape, oltre che ad altri programmi gratuiti, tra cui GIMP, DaVinci Resolve e Shotcut. Quindi mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella delle notizie. Io ragazzi, se avete seguito il corso fin qua, vi ringrazio veramente tanto, lasciate un commento, lasciate un mi piace e noi ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo fantastico video. Ciao e grazie a tutti.